Ciao a tutti, bentornati su Spazio Indaco, bentornati all'appuntamento settimanale con l'astrologia evolutiva e bentornati all'oroscopo della settimana di Natale, la settimana dal 19 dicembre al 26, una settimana assolutamente capricorniana, una settimana assolutamente saturnina, insomma ci accorgeremo subito dell'aria che cambia. Prima però di guardare tutte le novità, insomma, no? Tutti i transiti, i fenomeni astrologici di questa settimana, volevo ringraziare tutte le persone che hanno scaricato l'ebook di cui trovate il link nell'info box, l'ebook sulla luna nuova, sulla luna nei segni zodiacali, quindi l'importanza della luna nel tema natale, perché è fondamentale anche per ascoltare l'oroscopo. Potete calcolarla sul sito di Stars and the City e trovate il link nell'info box. Grazie a tutte le persone che mi offrono un caffè e sostengono il canale ogni mese e bentornati a tutti gli iscritti che sono sempre di più. Se stai guardando questo video e non ti sei ancora iscritto, iscriviti al canale e se ti va attiva la campanella, così sarai informato di tutti i prossimi video. Volevo dire alle persone che capitano per la prima volta su questo canale che ci sono già tutte le previsioni, tutto l'oroscopo 2023 con i segni, segno per segno, e quindi potete trovarli sia nella playlist sul canale che cercandoli con la lentina. E adesso quindi vi ringrazio tutti davvero di cuore e veniamo ai fenomeni astrologici di questa settimana e a un cielo che è veramente insomma, ragazzi, di cambiamento. Allora, abbiamo già avuto nel mese di dicembre Mercurio, la parola, il pensiero, le comunicazioni, le notizie, che il 6 si è spostato nel segno del Capricorno. Sarà un transito molto particolare perché durerà 3 mesi, quindi è un transito che apporta qualche novità nelle nostre vite, sia nelle vite del singolo che a livello mondiale. Poi ci sarà il fenomeno retrogrado che spiegherò segno per segno, per cui tra il 29 dicembre e il 18 gennaio è bene non esordire se possibile, ok? Poi abbiamo già avuto Venere il giorno 10 che è entrata nel segno del Capricorno, ben 2 pianeti. Questa settimana dal 19 al 26 abbiamo il giorno 20 Giove che torna nel segno dell'Ariete, mancava dal 28 ottobre, resterà nel segno dell'Ariete fino al 16 maggio, poi lo lascerà definitivamente e ritornerà nel segno dell'Ariete fra 12 anni, perché Giove sta più o meno un anno su ciascun segno e quindi per tornare su se stesso, per completare il giro dell'oroscopo dell'intero zodiaco impiega un dodicennio, no? Voi vedete che nella vita, nella storia dell'umanità, i multipli di 3 e il numero 12 ritornano spesso, no? Nell'astrologia, diciamo tra gli equilibri, tra la scienza, insomma gli equilibri che governano il mondo e l'astrologia, ci sono molte assonanze da questo punto di vista. 12 sono i mesi, 12 segni zodiacali, 12 anni il ciclo di Giove, no? Quindi come dire, è una fase ciclica molto sentita dagli esseri umani, tanto è vero che questo ritorno di Giove in Ariete dal 20 dicembre fino al 16 maggio 2023 concluderà definitivamente un ciclo iniziato nel 2011. Se si possono riproporre anche dei cicli precedenti, quindi potremmo andare a ripercorrere o a rivivere le dinamiche del 1999, dell'87, del 75, del 63 e così via. Se avete voglia di giocare un po' con la memoria per vedere le annate con Giove in Ariete che possono interessarvi, se avete un ascendente Ariete, se avete un Sole in Ariete, una Luna in Ariete, una Venere in Ariete, insomma che Marte, insomma se avete dei transiti, dei valori importanti nel segno dell'Ariete, trovate le tabelle con i ritorni, con i cicli di Giove in Ariete sul profilo Instagram di Spazio Indaco, a volte metto dei post anche qui su YouTube e anche su Facebook, sulla pagina di Facebook di Spazio Indaco. Se volete che rimetta i grafici di Giove in Ariete qui su YouTube, perché magari non avete Instagram o Facebook, ditemelo perché li ripubblico.
Quindi si chiude un ciclo e ne inizia un altro che sarà decisamente migliore. Volevo rassicurare tutte le persone che mi hanno scritto su Instagram perché ragazzi, il ciclo, gli ultimi 12 anni, quindi il ciclo che è iniziato nel 2011 è stato un ciclo veramente tosto, perché il cielo che trovò Giove all'epoca, quindi il cielo con il quale è stato inaugurato l'ultimo dodicennio, era veramente sfidante, ok? Tante situazioni sono crollate, sono cadute tante maschere, bisognava tornare all'essenza, perché Giove in Ariete comunque è legato all'energia, no, primordiale, quindi agli inizi, e non si può iniziare per bene se non si destruttura un po' tutta una serie di apparenze, convenzioni che ormai, no? Come dire, non risuonano più con la nostra vita. Quindi però noi cerchiamo sempre di trattenere delle abitudini, dei modi di fare anche a livello inconsapevole, e quindi questi periodi un po' difficili nei quali siamo costretti a lasciare andare qualcosa per il bene della nostra evoluzione, no? Della nostra crescita personale, risultano abbastanza impegnativi. Quindi la buona notizia è che si chiude una fase dal 2011 ad oggi, o dal 99 ad oggi, molto impegnativa. Fatemi poi sapere nei commenti, insomma, come state già facendo, se queste annate nominate vi ricordano qualcosa. Comunque sappiate che il ciclo che inizia adesso è diverso, perché questa volta Giove sarà in ottimo aspetto a Marte e in ottimo aspetto a Saturno. Invece così non fu nel 2011, e quindi va bene così. Poi il giorno 21 il Sole, più o meno a mezzanotte meno 10, alle 21:49 ora di Greenwich, lascia il segno del fuoco indomito, del segno del Sagittario, ed entra nella terra concreta e determinata del segno del Capricorno, e quindi si configurerà nel cielo lo stellium in Capricorno, perché avremo già 3 pianeti nel segno. Abbiamo già Mercurio, abbiamo Venere e abbiamo adesso anche dal 21 anche il Sole, e sarà lì che l'energia, no? Anche l'energia che hanno portato Mercurio e Venere nelle settimane scorse si sentirà di più, perché a loro si aggiungerà la forza yang del Sole, cioè l'energia attiva. Quindi anche se si tratta di vacanze di Natale saremo tutti più pragmatici, selettivi, programmeremo delle cose, soprattutto l'energia del Capricorno, che è molto ambiziosa ma anche molto spartana e molto selettiva, ci aiuterà a fare ordine, a sistemare le cose come Dio comanda, che se ci fate caso è una frase che i Capricorno usano spesso anche senza mettersi d'accordo, quindi proprio gli hanno insita questa, come dire, questo tipo di centratura e questo, no? Il polso della situazione. Quindi il 21 il Sole, cioè tra il 21 e il 22 il Sole entra nel segno del Capricorno, poi abbiamo una bella luna nuova in Capricorno il 23, e quindi i pianeti saranno 4. In realtà i pianeti veloci, perché c'è già Plutone nel segno del Capricorno, e quindi voi vi rendete conto che uno stellium di 4 pianeti veloci su Plutone in Capricorno darà un'accelerata a tutte quelle dinamiche su cui sta lavorando Plutone dal 2008 al 2024, e quindi avremo queste vacanze di Natale che saranno l'occasione per completare qualcosa. Se non avete visto, quindi se non avete idea di che cosa sto dicendo, ci sono 2 video di Plutone in Capricorno, ce n'è uno che riguarda tutto l'excursus dal 2008 al 2024 e uno più attuale che parla di Plutone, che adesso è tornato diretto dal 9 ottobre, ma credo che siano utili entrambi per capire il lavorone che questo pianeta silenzioso e ormai declassato ad asteroide, ma che si fa sentire comunque, anche se le etichette degli uomini cambiano, sta facendo. Quindi è un gran lavoro, quindi vacanze di Natale che mettono ordine a molte cose. Allora, c'è un distinguo. Io ho la sensazione, visto che Plutone è legato ai pianeti forti, ai poteri forti, alle istituzioni, e visto che nel contempo c'è Saturno in Acquario, probabilmente
più che nelle vite del singolo sarà a livello mondiale che vedremo delle trasformazioni e l'attuazione di un grande cambiamento. A tal proposito, scusate per due pezzi, a tal proposito rispondo a chi mi ha chiesto delucidazioni riguardo al Qatar Gate, di cui avevo già fatto accenno, se non erro, nelle introduzioni dei video precedenti. Allora ragazzi, l'Europa, come già accennato diverse volte, ha una sorta di compleanno, diciamo, che è l'11 febbraio del 93, se non erro, 92-93. Abbiamo già detto che l'Europa ha Saturno in Acquario, se non sbaglio congiunta al Sole. Adesso, dopo 30 anni, Saturno in Acquario è tornato sul compleanno, cioè sul Sole, sulla nascita dell'Europa. E era inevitabile, l'abbiamo già detto anche dall'anno scorso, dal video quello sul 2022, che abbiamo ipotizzato, leggendo i fenomeni astrologici, che l'Unione Europea potesse essere sottoposta ad una revisione, perché Saturno fa questo. Ogni 30 anni Saturno ritorna sul nostro Sole, no? Su una parte sensibile del nostro tema natale, ma come lo fa per il singolo, lo fa per le istituzioni e ci sottopone ad una verifica. Siccome Saturno è legato all'etica, alla correttezza, al rispetto delle regole, no? E anche alla solidità di un'istituzione, è chiaro che va a epurare, comunque a tagliare tutti i rami secchi e ciò che di quella situazione, di quella persona, di quella istituzione non vanno più bene o non funzionano più o sono morti da tempo. Quindi c'è una grande verifica, questa verifica terminerà il 7 marzo, quindi con un Marte retrogrado in Gemelli che è legato alle notizie, alle fughe di notizie che escono, a Plutone in Capricorno con 4 pianeti sopra, tante cose emergono. Io non mi stupisco che sia emerso il Qatar Gate, ragazzi, cioè spesso alcune cose sono pilotate, insomma, quindi potrebbe anche emergere altro, anche potrebbero emergere delle novità, anche non so se le faranno uscire, ma potrebbe, visto che poi avremo anche Saturno in Pesci, anche delle novità legate a qualche manovra, no, risalente alla pandemia, ma ce ne sono diverse, cioè se uno si scomoda per i mondiali in Qatar, figuriamoci per altre questioni magari più remunerative. Dobbiamo anche guardare le cose in quest'ottica di consapevolezza. Quindi nei prossimi 3 mesi ne vedremo diverse, insomma, qui si innesca qualcosa ad effetto domino per cui una cosa fa scoprire un'altra. Allora diciamo che noi adesso stiamo parlando dell'Unione Europea, della Comunità Europea, perché noi ci troviamo all'interno dell'Europa e quindi la cosa ci riguarda direttamente. Ma nel mondo anche cose che noi non nominiamo perché a me non vengono in mente, perché non mi vengono chieste, perché sono un essere umano e non l'esercito della salvezza, quindi le cose che mi arrivano agli occhi posso analizzare proprio perché ho dei limiti umani legati proprio alla figura di un singolo soggetto, ma volevo dirvi che tutto quello che tutte le istituzioni, tutte le situazioni nate nel segno dell'Acquario, soprattutto legate alla seconda e terza decade, quindi febbraio, no? Cose nate in febbraio sono sottoposte a questa verifica e quindi possono anche emergere delle altre cose nel mondo a cui adesso noi non stiamo pensando. L'Europa c'era già venuta in mente perché standoci dentro sappiamo le date, le cose, ma anche quello che sta succedendo in Iraq. Io ho cercato il segno dell'Iraq perché ogni paese ha il suo segno, le città, le cose, non ho trovato granché. So che, se non sbaglio, la polizia morale, queste istituzioni qui sono del 1983, lì c'era Saturno in Scorpione, sono andata a controllare. Purtroppo molte date di queste cose non ho avuto il tempo di attenzionarle e di approfondirle. Quindi anche quello che sta accadendo lì, a me, che è tra l'altro legato alla libertà, quindi al segno dell'Acquario, mi sembra essere molto in linea con il transito di Saturno in Acquario. Anche la guerra che c'è nei paesi dell'Est l'avevamo, prevista,
come possiamo dire, immaginata, l'avevamo chiamata, era un po' telefonata questa situazione, perché 30 anni fa, con il precedente transito di Saturno in Acquario, c'era stata, a seguito della caduta del muro di Berlino, tutta una serie di sconvolgimenti che poi hanno portato proprio negli anni di Saturno in Acquario nella guerra dei Balcani. Fra 30 anni, visto il grado di separazione che ancora esiste nei paesi dell'est, che è molto forte, cioè credine fra alcuni popoli, c'è un grande astio di chi sia la colpa, ragazzi, cioè lì è probabile che fra 30 anni, insomma, si rivivano, non dico degli assetti violenti come questi, ma magari dei momenti di tensione. Perché? Perché Saturno, quando va in Acquario, verifica il rispetto e la libertà che esiste fra i popoli, quindi la coabitazione. Anche quello che sta accadendo con i migranti in Italia, unito a Giove in Pesci, che quindi sollecita le cose che arrivano per mare, le maree, no? Perché poi a Saturno, cioè Saturno si muove, si esprime quando va in un segno anche in base al cielo che trova, no? Quindi spesso a Giove, a Urano, fanno da corollario ad un contesto per il quale poi l'energia si muove in un modo. Anche il fatto dei migranti è molto in linea con Saturno in Acquario, e si spera che si trovi una sorta di equilibrio per il nostro paese e per loro, perché loro meritano aiuto, ma un paese da solo non ce la può fare, ok? Quindi la cooperazione di tutti gli altri stati che aiutano quel paese ad accoglierli. Non so se siete di questo parere. Quindi anche quella questione, di qualsiasi parere noi siamo, l'universo poi ci farà vedere qual è la direzione da prendere, a prescindere dalle menti dell'uomo. Il Vaticano, ragazzi, la Chiesa, San Pietro, 2000 anni fa ha messo la prima pietra, quindi la Chiesa ha una storia di 2000 anni. Ma andando a rispolverare alla luce, no, delle novità di quell'audio shock che è riemerso adesso, ho fatto una storia, un articolo, ho fatto qualcosa su Instagram e su Facebook, alla luce di questo shock, di questi audio shock legati alla scomparsa di Emanuela Orlandi, sono andata a guardare un attimo, perché è molto in linea con Plutone in Capricorno, perché Plutone fa uscire fuori gli scandali, le cose insabbiate, le verità nascoste, i delitti, le scomparse che poi nascondono il delitto, anche le questioni di scandali sessuali. Ragazzi, ora sono andata a vedere e volevo dirvi che la Chiesa ha 2000 anni, ma i Patti Lateranensi, quindi la Città del Vaticano, se non sbaglio, è un'istituzione sorta con con la nuova legislazione del secolo l'11 febbraio del 29, quindi condivide il compleanno con l'Unione Europea, quindi anche quell'istituzione è sottoposta a una grossa verifica. È probabile che questa volta non riusciranno ad insabbiare la serie di scoperte, di voci, di dicerie che come sono riusciti a fare finora, perché se quello che è emerso in quell'audio shock è vero, perché insomma poi vanno anche prese con le pinze queste cose, perché sapete, no? E comunque erano delle chiacchiere da bar nelle quali ci sarà un fondo di verità e poi magari del ricamo sopra, però se è vero quello che è emerso lì, che sembra poi effettivamente a rigor di logica forse l'unica spiegazione possibile per cui su quella vicenda è stata buttata tanto di quel fango e tanta di quella sabbia che non si poteva spiegare effettivamente, uno non ci va a pensare, ma effettivamente è l'unica verità che potrebbe spiegare tanto impegno per insabbiare le prove. Fatto sta che anche Città del Vaticano, insomma anche l'istituzione della Chiesa, è sottoposta ad una revisione e ora diventerà più forte. Tutte queste revisioni che stanno avvenendo nel mondo subiranno una impennata, un'accelerata, immagino, perché quando Giove entrerà in Ariete porterà con sé per la seconda volta, quindi in maniera ancora più forte, la forza dei nuovi inizi. Quindi Giove in Pesci, retrogrado su Nettuno, ha fatto arrivare alle orecchie delle masse, ha fatto diffondere, ha fatto scoprire a livello mondiale delle cose che insomma stavano lì sotto la superficie e dovevano uscire da tempo.
insieme a Saturno, Plutone, adesso Giove in Ariete, insomma è probabile che la macchina dell'universo, la macchina, no, della verità e della revisione di tante situazioni che non funzionano tanto bene acceleri. Quindi non mi stupisce se salti fuori qualcos'altro. Ecco, questo, insomma, noi la prendiamo easy, ma sono tempi di grandissimo cambiamento. Ma quando Saturno, questo ve lo dico anche fra 30 anni, quando io non ci sarò più, praticamente, molto probabilmente, quando Saturno ritorna su se stesso, quindi sul Capricorno e sul segno dell'Acquario, il mondo cambia, ragazzi. Il mondo cambia perché il grande maestro è tornato a casa e si mette a fare pulizie domestiche ed è una cosa che riguarda l'intero pianeta. Quindi non ci stupiamo, ma siamo qui, siamo spettatori dei nostri tempi, siamo tutte anime che hanno risposto a una chiamata e che si sono incarnate in questo particolare, delicato periodo storico per dare il proprio contributo e per fare questa esperienza e quindi vediamo quello che succede. Gli astri sono una guida, sono come la stella cometa, però certe volte noi facciamo come i re magi, lo capiamo tardi, no? Siamo esseri umani e quindi facciamo insomma quello che possiamo. L'importante è che ognuno di noi dia un suo contributo con correttezza ed onestà. E quindi abbiamo accennato più o meno quello che mi è venuto in mente così a braccio del panorama mondiale. Vediamo che cosa accade nelle nostre vite, insomma segno per segno, ma dopo la sigla. Cari amici dell'Ariete e cari amici che avete l'ascendente Ariete, quindi amici di qualsiasi segno zodiacale ma con l'ascendente Ariete, questa settimana Giove, il pianeta della grande fortuna, torna nel vostro segno, quindi qui abbiamo una rinascita a 360 gradi, Giove entra il 20 ed uscirà il 16 maggio, quindi avete circa 6 mesi, 5 mesi e mezzo, 6 di riflettori puntati, no? Di riflettori puntati sulla vostra persona, sulla vostra energia, sulle vostre intenzioni. Si compie una rinascita, si chiude una fase iniziata nel 2011 abbastanza pesante, potrebbero ritornare per essere concluse e verificate delle vicende anche risalenti ai cicli precedenti di Giove che ogni 12 anni torna nel vostro segno, quindi se non è il 2011 è il 99, l'87, il 75, il 63, forse il 50, 51, 52. Ci sono le tabelle di un Giove in Ariete su Instagram e su Facebook di Spazio Indaco. Quindi Giove ritorna sul Sole e concludiamo un ciclo e ne inauguriamo un altro. La buona notizia è che il ciclo che si inaugura a partire da adesso è un ciclo molto più promettente, costruttivo, sereno, produttivo, positivo rispetto ai 12 anni precedenti, quindi si inaugura un dodicennio diverso, di matrice diversa, di qualità diversa, perché prima si doveva distruggere quello che non serviva più, come una casa ormai vetusta, no? Prima ci volevano proprio le ruspe, credo che l'Ariete, Bilancia, Capricorno, Cancro abbiano, e chi ha dei valori importanti in questi segni, perché si può essere anche pesci e avere dei pianeti importanti magari in Ariete o in altri segni, quindi le persone che hanno dei valori importanti in Ariete come Cancro, Capricorno e Bilancia hanno vissuto proprio delle fasi completamente, questi 12 anni, impegnative e destrutturanti. Era necessario come dire, assecondare questa energia e sappiate che le cose che sono rimaste in piedi nella vostra vita sono cose che, se sono riuscite a rimanere in piedi rispetto a questi transiti, vuol dire che erano veramente solide, volute dal destino e hanno delle basi per cui possono essere cambiate, rinnovate, riformate, ma possono continuare ad esistere.
quello che è crollato probabilmente o non andava bene in quel modo, quindi con questa nuova maturità, con questa nuova consapevolezza potete riprovarci, ok? Colgo l'occasione per rispondere a qualcuno che mi ha chiesto che cosa significa che si chiude un ciclo. Allora, ragazzi, che significa? Che se nel 2011 io ho iniziato a lavorare e mi sono immessa nel mondo del lavoro, magari come dipendente, faccio un esempio, oppure come commerciante, come libero professionista, adesso, e probabilmente ho passato degli anni molto impegnativi, adesso con questo ritorno di Giove, no, su quello che è accaduto all'epoca, posso fare un bilancio, ho sicuramente avuto già occasione di fare un bilancio e con questo ritorno di Giove posso decidere se ripartire rinnovata, quindi continuare la situazione lavorativa che avevo o essere, come dire, pienamente consapevole che questa cosa non sa da fare e che io voglio fare altro. Ok? Quindi voglio cambiare settore, oppure voglio diventare libero professionista, voglio diventare commerciante, non voglio stare più alle dipendenze degli altri a questo livello, oppure se io mi sono fidanzata in questi anni, adesso posso decidere se questa storia può diventare un matrimonio, può andare avanti oppure no. Quindi chi ha iniziato delle storie d'amore fra, per esempio, no, chi ha conosciuto un partner fra il 2011 e il 2012, quindi tutto l'arco del transito di Giove, adesso potete avere dei figli, magari adesso li avete già avuti, Giove ha fatto già un passaggio in Ariete nella primavera, estate, autunno del 2022, magari state decidendo di mettere seriamente su famiglia, magari ve ne andate dal posto dove state e decidete di mettere famiglia in un'altra regione, in un'altra città, in un altro contesto, oppure mettete una società insieme, cioè ci sono queste revisioni, oppure c'è chi dice questa situazione è finita, ho incontrato un'altra persona, vado da un'altra parte, è la verifica. Cioè il ritorno di Giove sul segno dell'Ariete, quindi sui vostri pianeti in Ariete, è chiaro che porta con sé nuovi inizi, però non è detto che debba fare veramente come un tornado che distrugga tutto. Dà un nuovo inizio a un settore della vostra vita e il modo in cui decidete di dare inizio lo stabilite voi, non ve lo dicono gli astri, ok? Cioè io posso rimanere con la persona con cui sto dal 2011, ma magari questa volta facciamo le cose diversamente, magari abbiamo fatto un percorso di coppia e quindi abbiamo nuove priorità, una nuova scala di valori, oppure abbiamo ben chiare quali sono le nostre priorità e quindi instauriamo un rapporto diverso, quindi non è detto che le cose finiscano, le cose possono rinascere se cambiamo noi, perché poi, come dire, il segreto dell'evoluzione è questo, che se noi riusciamo a rinnovarci, perché l'essere umano è un essere in divenire, probabilmente le situazioni non cambiano. A volte veniamo lasciati, veniamo abbandonati perché non riusciamo a uscire dai nostri loop. Questo lo dico per tutte le persone che magari mi scrivono sotto ai commenti, no? A volte siamo noi che non ci rendiamo conto che sabotiamo le nostre situazioni lavorative, le nostre amicizie, le nostre situazioni sentimentali con un atteggiamento, perché non riusciamo a guardarci dall'esterno e non riusciamo a renderci conto del contributo, dell'energia che immettiamo in una situazione tanto da farla logorare e poi farla finire. L'astrologia evolutiva da questo punto di vista spinge molto alla consapevolezza e all'indipendenza dell'individuo, perché è giusto che la persona non subisca i transiti, cioè io parlo a persone consapevoli, non a chi non uscire di casa, quel giorno 15 non uscire di casa, io parlo a persone consapevoli che capiscono che tipo di energia sta entrando nelle loro vite e come sfruttarla al meglio, quindi siete voi gli artefici del vostro destino, sapendo che siete sottoposti ad una rinascita e ad un rinnovamento, quindi stabilite i vostri obiettivi e questo è quello che potete fare questa settimana, la settimana di Natale. Voi mi direte: ma devo farlo adesso? L'energia è fortissima, è una settimana molto ambiziosa, oltre che di rinascita, con ben 5 pianeti nel segno del Capricorno, una luna nuova che vi fa concentrare le energie in progetti, ambizioni, attività, probabilmente
Molti di voi stanno lavorando tantissimo proprio per le vacanze di Natale. Probabilmente molti di voi stanno programmando qualcosa, organizzando qualcosa proprio per sfruttare al meglio, proprio dal punto di vista lavorativo, le vacanze di Natale, che tra l'altro se vi impegnate, quindi se avete occasione, no, di sfruttare tutta questa energia concreta, saranno veramente positive per le finanze. Ci sono buone novità, c'è qualcuno che arriva e vi aiuta, voi siete molto costruttivi e propositivi. Chi ha un lavoro sfrutterà tantissimo le vacanze di Natale proprio per sistemare le cose, per organizzare, per dare vita ad eventi. Tenetevi giusto schisci, nel dare inizio a qualcosa tra il 29 dicembre e il 18 gennaio a causa di Mercurio retrogrado. Chi un lavoro non ce l'ha in queste settimane o sarà chiamato tipo a progetto, riceverà una convocazione a chiamata proprio per collaborare durante le feste di Natale, o comunque in qualche modo avrà contatti, incontri, deciderà di prendere in mano la situazione, sia che l'energia arrivi dall'esterno, sia che parta da voi. C'è l'occasione di fare dei programmi, cioè di tornare a studiare, di organizzare qualcosa, un corso di specializzazione. Ragazzi, qualsiasi cosa arriva, ma l'energia che vi riguarda a partire da questa settimana è un'energia nella quale aumentate le vostre competenze, le vostre qualifiche, e si iniziano a fare dei progetti innanzitutto molto interessanti che vi vedranno molto impegnati nei prossimi 3 mesi, proprio a livello di formazione, di spostamenti, forse fate nuovi corsi, non lo so, questo ditemelo voi. Se siete degli studenti è un momento molto produttivo, inizia questa settimana un momento molto produttivo, forse avete delle risposte, delle verifiche, ma inizia un periodo veramente molto produttivo e molto impegnato per i prossimi 3 mesi. E quindi per voi Arieti e tutte le persone che hanno l'ascendente Ariete, a prescindere dal segno, questa settimana sarà assolutamente produttiva e costruttiva per il futuro. Quindi è molto promettente, molto legata alla vostra affermazione personale, professionale, alle vostre ambizioni. Quindi non è all'insegna del grandissimo divertimento, perché è molto pragmatica, no? Ma è anche molto generosa. Io vi auguro che vi siate divertiti con i pianeti in Sagittario delle prime 3 settimane di dicembre, perché adesso è come se fosse arrivato, no, il momento di rimboccarsi un po' le maniche, ma le promesse sono ottime, quindi vi aspetto nei commenti, insomma fatemi sapere quali belle novità vi arrivano, ma il cielo è generoso, quindi un grandissimo in bocca al lupo e tantissimi auguri di buon Natale a tutti gli Arieti e a tutte le persone che hanno l'ascendente Ariete o la Luna o valori importanti nel segno. E passiamo agli amici del Toro e dell'ascendente Toro. Cari amici del Toro e cari amici che avete l'ascendente Toro a prescindere dal vostro segno, quindi sia che siate Toro ascendente Toro, sia che siate un segno qualsiasi con l'ascendente Toro, questa settimana avete ben 5 pianeti in Capricorno, quindi a favore. È una settimana in cui la voglia di viaggiare, di conoscere, di andare lontano, di riscriversi all'università, di imparare qualcosa. È una settimana altamente ambiziosa anche per quanto riguarda gli incontri. Se avete l'occasione di essere in viaggio, probabilmente riuscirete ad incontrare, conoscere e frequentare delle persone di un livello molto alto, no? Quindi c'è proprio un upgrade, una voglia di crescere. Voi mi direte, ma è Natale, eppure ci sono ben 5 pianeti in Capricorno che vi rendono assolutamente concreti, pragmatici, ambiziosi e desiderosi di uscire dall'impasse, dalle paludi delle ultime quadrature e di reagire con un turbo, di una voglia di superarvi, di allontanarvi da tutte le cose che reputate mediocri e tediose, e quindi c'è una forza grandissima. Oltre a questa forza che va assolutamente assecondata,
Io vi ricordo che dal 20 avete Giove che è tornato nel segno dell'Ariete, quindi la calma, se mai l'aveste avuta negli ultimi mesi, perché insomma le quadrature non si sono fatte desiderare, e soprattutto avere Urano retrogrado congiunto sulla capoccia, sul Sole o sull'ascendente, non è garanzia di calma plastica. Quindi, qualora con Giove in Pesci però negli ultimi mesi, negli ultimi 2 mesi, fosse riusciti a trovare una quadra, quindi un equilibrio, adesso con Giove in Ariete viene fuori quella che a Napoli si chiama la cazzim, cioè viene fuori una voglia di dare inizio a qualcosa di nuovo, di rivoluzionare la vostra vita, che unita all'ambizione dei pianeti in Capricorno, voglio dire, con le vacanze di Natale, no? Che uno le immagina molto rilassate, probabilmente stride un po'. Siete adesso ritornate ad essere delle pentole a pressione che vogliono fare 1000 cose e recuperare l'energia, che ne so, tutto il tempo perso, tutte le cose degli ultimi, almeno degli ultimi 3 anni, ragazzi, almeno degli ultimi 3 anni. Quindi siete veramente caricati a pallettoni. La cultura è favoritissima, la cultura in questa settimana è favoritissima, qualsiasi cosa decidiate sicuramente è una spinta al rinnovamento, perché avete 6 mesi da adesso, dal 20 dicembre fino al 16 maggio di preparazione, ma poi voi avrete Giove che ritorna sul vostro Sole, sul vostro ascendente, e questi pianeti in Capricorno di questa settimana che vi stanno facendo programmare qualcosa, qualche successo, qualche, qualcosa da fare, sono legati direttamente ai frutti che poi raccoglierete a partire da maggio. Quindi c'è un alto tasso di fortuna, c'è un alto tasso di produttività che va assolutamente assecondato. L'unico consiglio che le stelle vi portano è quello, anzi sono 2. Uno, di non essere impulsivi, quindi di scegliere, di cercare di armonizzare l'energia di Giove che vi vorrebbe far dare inizio a qualsiasi cosa, armonizzatela con i pianeti in Capricorno che sono pratici e selettivi, quindi vedete se è fattibile. Quello che vi viene in mente, prima di dire ok lo faccio, informatevi per vedere se è fattibile. Quindi unite l'impulso, la voglia di nuove attività al senso della realtà, e questa sarà la vostra fortuna. Vi ricordo che in questo panorama di grandi energie, di grande esuberanza, in cui volete fare tutto, organizzare viaggi, ma nel frattempo iscrivervi all'università e imparare una nuova lingua, vi ricordo che c'è Mercurio retrogrado dal 29 dicembre al 18 gennaio, quindi se potete, cercate di non firmare iscrizioni, cose, non debuttate, non fate cose impulsive tra il 29 dicembre e il 18 gennaio. Questo è un periodo, di riflessione importante, in cui l'energia vuole che voi guardiate al passato. Quindi se volete fare qualcosa di cui siete sicuri e la cui fattibilità, la cui concretezza vi è certa e nota, ve ne siete già assicurati, potete farlo questa settimana, ok? Quindi potete mettere in atto, comunque cominciare a muovervi, a sondare il terreno, a valutare questa settimana. Poi da Capodanno, insomma dal 29, per fortuna che ci sono le feste in mezzo e che quindi uffici e cose del genere sono chiuse. Siccome me l'avete chiesto, anche corsi online che tenete voi, potrebbero, con Mercurio retrogrado, potrebbero avere dei ritardi, potrebbero avere delle cose, ma se ormai è tutto organizzato, ragazzi, io colgo l'occasione di rispondervi qui, se tutto ormai è organizzato, attuate, no? Cioè mantenete l'appuntamento dato, anche se è prima del 18 gennaio, e vedete come va, perché l'astrologia, ragazzi, va verificata. Ognuno di noi fa
un utilizzo dell'energia diverso, perché varia dalla consapevolezza e dal destino delle persone, e proprio, ragazzi, dal grado di consapevolezza. La persona più consapevole più sa quando si deve fermare e quando può andare avanti, perché sente la vocina, è connesso a se stesso, perché il segreto è tutto lì. Quindi l'astrologia va verificata. Dare esordio ad un corso, a qualcosa del genere, con Mercurio retrogrado, potrebbe semplicemente essere legato al fatto che dovete rivivere delle dinamiche già vissute in passato, che vanno aggiustate, che riguardano proprio il vostro rapporto dell'esercizio del potere sugli altri, ok? O cioè proprio il modo in cui imponete il vostro potere o il modo in cui lo subite, ok? Quindi sono degli esercizi di stile che possono tornare molto utili. Quello che è stato già deciso, se non è possibile spostarlo, fatelo assolutamente. Se si tratta di un matrimonio, ragazzi, me l'avete scritto, io probabilmente sposterei la data di una settimana. Questa è il mio parere astrologico, però io non sono Dio sceso in terra, questo è il mio personale punto di vista legato alla mia esperienza terrena, quindi confrontatevi anche con altre persone. Spero di aver risposto a tutte le domande che mi sono arrivate. Quindi è un momento di grandi progetti, di grandi ambizioni, di grandi voglia di esordire e di uscire dagli argini, ma siate pragmatici, siate realisti, vedete se la cosa è fattibile e soprattutto fate i conti con le vostre energie e con il vostro tempo, perché Toro e ascendente Toro sono un po', no, stanchini e messi KO. Non prendete decisioni tra il 29 dicembre e il 18 gennaio. Se poteste aspettare, vedrete che la vita, se poteste aspettare, ecco, per confermare cose il 18 gennaio, vedrete che le cose andranno meglio, anche perché percepirete l'energia un po' bloccata, ma sappiate che per voi Toro, quando Urano il 22 tornerà diretto, parlo del 22 gennaio, quindi c'è un mesetto da aspettare, tutto ripartirà come prima, ok? Quindi io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e passiamo agli amici dei Gemelli e dell'ascendente Gemelli. Cari amici dei Gemelli, cari amici con l'ascendente Gemelli, questa settimana, la settimana di Natale, vede il ritorno di Giove a favore, quindi è un momento molto bello per il rapporto con gli altri. Ritornano amici, che si chiude un ciclo abbastanza pesante e destrutturante per quanto riguarda le amicizie, i colleghi, il team di lavoro, la classe, la squadra, il gruppo, no? Quindi il vostro rapporto con gli altri. Negli ultimi 12 anni tante cose sono accadute per quanto riguarda il vostro rapporto con gli altri, che per voi è fondamentale, no? Voi senza amici, senza colleghi, senza persone con cui interagire, esterne sia alla famiglia che al partner, diciamo che vi spegnete un pochino, ed è linfa vitale di cui avete bisogno, fa parte proprio della vostra leggerezza, del vostro spirito adolescenziale, del vostro brio, della vostra allegria. Gli ultimi 12 anni è probabile che ci siano stati vari scossoni per quanto riguarda, quindi che voi vi siete allontanati, no? Avete messo forse un po' le distanze, perché era come se le cose non andassero mai bene, no? Con le amicizie, con i colleghi, con la squadra. Adesso quella fase, il 20 dicembre, si chiude, adesso ne inizia un'altra. Iniziano 12 anni decisamente più promettenti, più equilibrati, più positivi per quanto riguarda gli altri, il vostro rapporto con gli altri, più sereni, proprio più leggeri, ragazzi, che potreste avere la sensazione di essere tornati indietro nel tempo, perché potrebbero tornare gli amici che magari avevate perso durante questo ciclo. Quindi c'è una rivalutazione quasi completa delle amicizie, delle persone di alcune persone, ragazzi, non di tutti. Voi siete cambiati, voi siete rinnovati, voi vi rapportate con un altro modo, e quindi possono tornare sia vecchie persone dal passato che vi faranno un grandissimo piacere, e possono essere integrate a nuove amicizie che
che vi fanno da specchio riguardo alla nuova persona che siete, perché il grande percorso di crescita, la grande maturazione interiore che voi state compiendo dal 10 marzo 2020 comunque è tangibile. Il percorso in questi 3 anni non sempre vi è piaciuto, però sicuramente e ultimamente state dando dimostrazione, probabilmente anche Marte vi aiuta. C'è tanto nervosismo, c'è tanta tensione perché avete Marte, avete un transito straordinario di Marte che è il dio della guerra, ragazzi, dell'energia sul vostro segno zodiacale oppure sul vostro ascendente, se siete del team ascendente Gemelli, e quindi c'è tanto nervosismo, ma anche se sono emerse, no, delle dinamiche, degli automatismi, delle dinamiche che non funzionano più e vanno cambiate, obiettivamente molti di voi riescono ad essere al passo con questa energia e quindi a cambiare, no? E quindi a modificare. C'è anche contemporaneamente in questa settimana uno stellium di ben 5 pianeti in Capricorno che oltre agli altri, no? Oltre alle novità dell'amicizia, vi stanno rendendo più adulti, più cazzuti, passatemi il termine, più concreti, più con la schiena dritta, più con un polso fermo riguardo alle scorrettezze, come se aveste un grande senso, come se aveste ormai la forza, la maturità di avere un grande desiderio di giustizia anche su cose che magari prima lasciavate passare così pur di non complicarvi l'esistenza. Siete più ferrei, corretti, c'è proprio una richiesta di correttezza, di un'applicazione della correttezza dentro di voi e rispetto agli altri. È come se vi trovaste parallelamente anche in occasione delle feste natalizie e quindi anche in occasione dell'incontrarsi con altre persone, no? Perché è un momento di aggregazione, a selezionare i contesti nei quali amate stare rispetto a quelli che prima vi facevate andare bene. Quindi questa sorta di maturazione, questa sorta di crescita che state compiendo vi fa essere anche più selettivi rispetto alle abitudini che magari andavano corrette da tempo, legate all'ambito familiare, a varie cose. Molti di voi sono anche durante le vacanze di Natale, probabilmente come azioni si farà poco, ma si ragionerà molto e si farà molto, concentrati a risolvere questioni ereditarie legate o alla vostra famiglia o a quella del partner. Il che, ragazzi, non vuol dire, perché me lo scrivete sempre, che questo significa che ci saranno delle dipartite. Assolutamente no. È che cose che magari lasciamo in sospeso da tempo, che pensiamo che abbiamo risolto, a volte così, oppure a qualcuno si accende una lampadina e tira fuori, qualcuno di famiglia, insomma, no, del vostro contorno, viene fuori una proposta, un'idea, viene fuori quella cosa che c'era, che dovevamo risolvere, no? E quindi anche queste vacanze sono molto pratiche, molto pragmatiche e utili, se questa energia viene sfruttata, anche a fare ordine in questioni passate, antiche, anche molto, proprio di anni e anni, che meritano di essere sistemate con un certo criterio e probabilmente con la legalità, proprio delle cose meritano di essere messe a posto per essere proprio risolte definitivamente, insomma, affinché si faccia chiarezza. Quindi è un momento di grande pragmatismo, è un momento di concretezza, però è un momento che vi trova diversi, ed è anche alla luce di questa nuova maturità, di questa nuova forza, di questa nuova integrità e consapevolezza che cambia il vostro rapporto con gli altri, le vostre amicizie, quindi vi risintonizzate con persone che prima magari vibravano ad una frequenza diversa e quindi proprio
alla luce di questo recap e di questa, come dire, di questa rinascita che state compiendo, cambia anche il vostro entourage. L'ultima chicca, questi pianeti in Capricorno uniti a Giove in Ariete vi stanno dimostrando, vi stanno a seconda del, come dire, a seconda del punto in cui siete rispetto ad un progetto, o vi sta venendo in mente di avere un progetto tutto vostro, che sia un hobby, un lavoro secondario, o qualcuno vi sta tirando dentro a qualcosa, o vi sta venendo in mente, ecco, di dedicarvi ad un nuovo progetto, o non è una novità, cioè ce l'avevate già chiaro e adesso da questa settimana le cose iniziano a girare talmente bene che la cosa riparte alla grande. Quindi momento molto concreto ma di grandi soddisfazioni. Ricordate che avete Giove in Ariete a favore da questa settimana per 6 mesi, quindi iniziano tante belle cose e forse tutta quell'energia che vi ha portato Marte troverà finalmente uno sfogo costruttivo. Quindi buon divertimento e vi aspetto nei commenti per leggere i vostri feedback. Cari amici del cancro e cari amici del team ascendenti cancro, qualsiasi sia il vostro segno zodiacale, questa settimana, cari amici con l'ascendente cancro e con il sole in cancro, avremo una serie di transiti leggermente sfidanti che porteranno delle novità, diciamo come dire, dal punto di vista delle relazioni. Allora, avete una grande voglia di emanciparvi da qualcosa, probabilmente da un passato che forse ultimamente avete compreso starvi stretto, quindi con l'ingresso il 20 di Giove in Ariete ritorna quella voglia di osare, quella voglia di uscire fuori dalla zona di comfort, ma anche ritornano forse quelle chiamate, quelle spinte dall'esterno che Giove in Ariete già da maggio a ottobre 2022 vi aveva portato, quindi è come se adesso ritornasse una seconda chiamata a fare un upgrade personale, a ricominciare, a chiudere un ciclo innanzitutto legato alla vostra affermazione personale e professionale che risale al 2011. Gli ultimi 10-12 anni sono stati abbastanza impegnativi, per non dire particolarmente pesanti e sfidanti. Adesso mettete un punto all'ultimo dodicennio, inizia una fase assolutamente più promettente, ma il grosso, il meglio di questa fase inizierete a vederlo da marzo. Adesso bisogna mettere dei punti, ok? Leggiamola, traduciamo l'energia in questo modo: dei punti nelle relazioni, nel lavoro, con il partner, con la moglie, col marito, contratti di lavoro, oppure siccome è un momento come dire, molto importante per fare ordine proprio nei rapporti interpersonali, forse quello che forse non sono magari i rapporti, non per tutti voi saranno i rapporti in sé da essere, come dire, selezionati, da essere messi in ordine, ma le questioni pratiche legate a quei rapporti. Quindi comunque sarete chiamati proprio a partire dalla settimana di Natale a mettere dei paletti in alcune situazioni. Ora, ragazzi, l'energia è questa, nel senso che voi avete in opposizione 5 pianeti. Questa è la cosa. Il 21 dicembre inizia quel mese che ciascuno di noi affronta e che rappresenta il lato ombra, ok? Il segno opposto, corrispondente al segno opposto del nostro segno zodiacale. Voi avete il lato ombra, il segno opposto nel segno del Capricorno. Quindi, siccome la natura lunare del cancro, lunare e legata all'acqua del cancro, è molto emotiva, quindi come dire, come se l'attitudine principale del cancro fosse quella l'attitudine istintiva fosse quella di soddisfare, no? di appagare il proprio stato d'animo.
Adesso, quella volta all'anno in cui avete i pianeti nel segno del Capricorno, soprattutto il Sole, che riguarda la forza attiva, in quel mese dell'anno siete chiamati a fare quello che è giusto e non quello che vorreste, ok? Quindi, a seconda del vostro grado di consapevolezza. Se voi fate qualcosa, se voi siete consapevoli, no, di questo, cioè se voi riuscite a vedere al di là dei vostri bisogni personali e riuscite a vedere dove fermarvi, dove fare le cose giuste, dove mettere i paletti, allora l'energia andrà in maniera abbastanza fluida. Se voi non riuscite a vedere, no? Al di là del vostro bisogno, non riuscite magari ad immedesimarvi negli altri, oppure non riuscite a contestualizzare, quindi a trovare un'armonia fra quelle che sono le vostre necessità e come dire, i doveri, questo sembra un bilanciamento tra diritti e doveri, allora probabilmente, anche se è la settimana di Natale, arriverà qualche strigliata, qualche richiamo, oppure qualche no, poi a seconda del grado in cui no, noi ci allarghiamo, noi sbagliamo, arriverà qualche paletto che ci viene messo da qualcun altro. Quindi innanzitutto, ripeto, dipende dal nostro grado di consapevolezza. Questo è un canale di astrologia evolutiva che non dice alla gente quello che devono fare. Io non parlo a dei non cerco di ammaestrare le persone, di renderle dipendenti dal mio oroscopo. Io cerco di renderle di aiutarvi a sviluppare il vostro potere personale e a gestire in base, no, alle vostre intenzioni, a quello che desiderate, l'energia che arriva. Quindi è un'energia di ordine, di mettere in ordine, è la settimana di Natale, ma alla fine sono le settimane che sì, uno desidera no, viverle un po' come le vacanze di Natale dei film degli anni 90, però poi in realtà ci confrontiamo con i parenti, ci confrontiamo con le cose, quindi c'è già da gestire tutta una serie di questioni familiari, no? E quindi da questa settimana si presentano tutta una serie di occasioni per mettere ordine laddove ce n'è bisogno, anche sul posto di lavoro, anche con il partner, o sarete voi, no, a trovare la forza o ad avere la necessità di mettere dei puntini sulle i, quindi questo mi sta bene, questo non mi sta bene. Nei casi in cui la situazione è andata molto avanti, magari può essere degenerata, potreste anche avere degli in-out, cioè degli out-out. Ma qualora foste voi che magari avete bisogno di essere rimessi in riga, perché dipende dal vostro grado di consapevolezza, ripeto, il richiamo potrebbe venire da fuori, quindi anche dal lavoro, oltre che dal partner, potreste magari avere delle, come dire, essere messi davanti ai doveri, no? Quindi, come dire, una settimana che inaugura un mese di grande responsabilità. Se non doveste aver idea di quello che potrebbe accadere, siccome questo stellium di 4 pianeti veloci si addensa su Plutone, su questo canale ci sono 2 video dedicati a Plutone in Capricorno, che spiega il corretto utilizzo del potere, no? del nostro potere personale, che Plutone in Capricorno dal 2008 fino al 2024 ci sta insegnando. Quando tanti pianeti si addensano su Plutone, quelle dinamiche su cui noi stiamo lavorando dal 2008 potrebbero ripresentarsi. Si ripresenta, sappiatelo, soltanto quello che non abbiamo affrontato correttamente, ok? Quindi se una lezione è stata già appresa e se voi avete già messo in atto un cambiamento consapevole rispetto a quella problematica, quella cosa dal 2008 ad oggi che magari avete vissuto a partire dal 2008 non torna più. Quindi siate consapevoli del fatto che ritornano soltanto le sfide che non avete concluso e che ritornano per essere viste con una nuova mentalità, con una nuova consapevolezza e quindi per fare questa volta la cosa giusta. Quindi è un momento di ordine. Quindi in termini pratici cosa può accadere? Se ci sono delle situazioni, delle relazioni che sono arrivate veramente, no, alla fine, con la luna nuova del 23 potrebbe innescarsi quella molla o dentro di voi o dentro l'altra persona, per cui nel giro di un mese circa si potrebbe mettere un punto. Lavorativamente parlando la stessa cosa.
Siccome voi avrete Mercurio retrogrado in un punto molto importante del tema natale, dal 29 dicembre al 18 gennaio, non prendete iniziative personali in quel lasso di tempo, non prendete, se potete, decisioni importanti dal 29 dicembre al 18 gennaio, ci sarà tutto il tempo dal 19 gennaio per muoversi, no? Per muoversi in una maniera più consapevole. Ovvio che se vi viene qualcosa di urgente dall'esterno, insomma, no? Da firmare, come cercate o di prendere tempo oppure pensateci da adesso, nel senso le decisioni importanti prendetele adesso fino al 29 dicembre, perché è chiaro che l'astrologia, cioè questo tema natale non è tanto da fulmine a ciel sereno, ma porta a saturazione delle situazioni che voi già conoscete, quindi se vedete la fine, perché poi voi avete un grande fiuto, una grande capacità di prevenire, di prevedere, insomma, no? Come stanno andando, dove fa parare una situazione, se dovete prendere delle decisioni in cuor vostro e dare delle conferme, dare delle risposte attendibili, fatelo entro il 29 dicembre o dal 18 gennaio. Quindi c'è un momento di ordine, state per iniziare una nuova fase di vita, è chiaro che da marzo avrete un cielo strepitoso, adesso bisogna concludere come dire, la fase disfunzionale, prendere delle decisioni e muoversi in questo senso per preparare il terreno alle grandi fortune che arriveranno. Quindi un grandissimo in bocca al lupo, vi aspetto nei commenti insomma, no? Per vedere, per seguire insieme a voi l'iter di questa settimana e di questo grande stellium nel segno opposto. Buona settimana e buon Natale a tutti. Cari amici del Leone, cari amici del team ascendente Leone, benvenuti a questa settimana in cui vedrete finalmente Giove, il pianeta della grande fortuna, insomma è il portatore di abbondanza, occasioni e prosperità, entrare finalmente in un segno favorevole, anzi tornare, perché Giove il 20 dicembre torna nel segno dell'Ariete, voi avete già potuto godere dei 5 mesi di transito precedente di Giove in Ariete dall'11 maggio, scusatemi, al 28 ottobre 2022. È possibile, è probabile che vi siano arrivate nuove consapevolezze, abbiate dato inizio a nuove situazioni. C'è chi ha già colto, ha già concretizzato le novità che Giove in Ariete ha portato in primavera, estate, autunno, e c'è chi invece aspetta, non era ancora pronto, non aveva ancora il contesto ideale. Se avete lavorato alacremente per ricogliere quell'occasione, ricoglierla al volo, allora ragazzi, dal 20 qui ci sono delle bellissime novità. Avrete Giove a favore dal 20 dicembre fino al 16 maggio 2023, sono quasi 6 mesi, ci saranno delle belle novità. Se siete degli studenti, anche se siete indietro con gli esami, sappiate che io vi consiglio di approfittare dei prossimi 5-6 mesi per tentare veramente la fortuna, perché siete altamente favoriti per quello che riguarda la conoscenza superiore, lo studio, la didattica, soprattutto a livello universitario. Se state facendo dei corsi o se li farete, se adesso ancora non li vedete all'orizzonte, ma magari vi arriva la novità con la luna nuova del 23, lo so che sarà l'antivigilia di Natale, ma c'è uno stellium in Capricorno talmente concreto e talmente ambizioso che saranno vacanze di Natale un po' ambiziose, un po' concrete, no? Legate al pragmatismo, legate alla sistemazione di cose burocratiche un po' per tutti. Quindi se dovete fare dei corsi saranno un grande successo, c'è proprio una predisposizione ad ampliare il vostro orizzonte. Molti di voi infatti, quelli che hanno già
concluso un percorso di studi e non sentono quella spinta, molti di voi che non sentono appunto questa spinta alla conoscenza potrebbero fare dei viaggi molto interessanti, avere delle chiamate da lontano, visitare luoghi che non sono mai stati visti, oppure studiare delle lingue straniere. Se avete dei rapporti, se avete delle persone importanti che sono lontane, sia che siano fuori regione, quindi che siano in un posto lontano, sia che parlino proprio una lingua diversa, no? Quindi siano proprio originari di un paese estero rispetto al vostro, ci sono buone prospettive affinché si crei una riconciliazione dopo un periodo di separazione. Se volete trasferirvi, ragazzi, ci sono dei grandissimi presupposti affinché nei prossimi 5-6 mesi la cosa accada. Ci sono veramente delle grandissime opportunità, anche perché sia il team Leone sia il team ascendente Leone si stanno per liberare dell'opposizione di Saturno, ma da quando Saturno in ottobre è tornato diretto, il tempo è diventato un po' più clemente, nel senso non tanto, come dire, il cielo, il clima, ma le cose sono diventate meno rallentate, meno pesanti, più agevoli. Già Saturno, che è tornato diretto, ha alleggerito un po' le responsabilità e le pesantezze, e soprattutto da quando Saturno è in ottimo aspetto già con Marte, cioè c'è un trigono di Marte, nonostante Marte sia retrogrado fino a gennaio, c'è più collaborazione all'esterno, quindi se si presenta, l'energia collabora, non crea soltanto ostacoli, quindi se si presenta la problematica, c'è anche dietro alla problematica pronta la soluzione. Gli ultimi 2 mesi con Giove in Pesci possono essere stati emotivamente un po' confondenti, no? Pieni magari di sensi di colpa, di nostalgie, di situazioni che erano un po'... Era come se si creassero delle mareggiate fra voi e gli altri. Adesso con Giove in Ariete tornerete anche a recuperare, a ripristinare uno stato d'animo più cazzuto, si può dire, più determinato, più concreto, più diretto. L'energia proprio si farà molto più diretta e voi vedrete assolutamente proprio il cambiamento anche nella capacità e nella velocità di raggiungere l'obiettivo. Quindi il momento inizia ad essere altamente costruttivo. Abbiamo 5 pianeti questa settimana nel segno del Capricorno, perché oltre al caro Plutone che ci accompagna dal 2008 e che sta trasformando la nostra esistenza, rimettendo a posto tante cose, si sono aggiunti Venere e Mercurio dalla scorsa settimana, e questa settimana il Sole in Capricorno e la Luna nuova il 23. Quindi ci sono 2 settori principalmente che, nonostante sia la settimana di Natale, attireranno la vostra attenzione. Qui c'è la necessità e l'occasione di mettere in ordine questioni lavorative o di organizzazione, no? Della gestione quotidiana della vostra vita, o questioni di salute. Questioni di salute, non vi spaventate, questioni di salute vostre o delle persone che vivono con voi, quindi è proprio qualcosa di legato al quotidiano. Non vi spaventate, perché invece è l'occasione per per sistemare un sacco di cose che probabilmente negli ultimi 2 anni e mezzo, quasi 3, con l'opposizione di Saturno erano andate a gambe all'aria, perché tra l'opposizione di Saturno e la pandemia è chiaro che se c'erano delle problematiche da risolvere abbiamo dovuto aspettare tantissimo tutti quanti, anche a livello sanitario, di medici, ci sono state molte cose che si sono arenate. Voi mi direte, ma è la settimana di Natale. Ragazzi, si inaugura con questa luna nuova una fase di 28 giorni, con questa luna nuova in Capricorno, una fase di 28 giorni che inizierà proprio così, con un effetto domino, come dico io, a sistemare piano piano le cose, a metterle in ordine, quindi a ripristinare delle abitudini, anche delle figure, a riportare o a portare delle figure professionali
adeguate a risolvere le vostre problematiche, quindi è un momento molto costruttivo, ripeto, anche dal punto di vista burocratico. Se avete delle cose da mettere in ordine, adesso finalmente arrivano le opportunità e i professionisti capaci di mettere in ordine queste cose. Se dovete sistemare a livello burocratico, a livello proprio di gestione economica, di questioni, delle questioni con i vostri familiari, si inaugura una fase lunare che durerà 28 giorni, in cui avrete modo di farvi un'idea, no? Anche di relazionarvi, di conoscere, di sapere come sistemare le cose con i giusti professionisti, cosa che poi metterete in atto dal 20 gennaio. Vi ricordo di sospendere promesse, esordi, cose tra il 29 dicembre e il 18 gennaio, perché è un momento di rivisitazione di Mercurio retrogrado, quindi si può parlare, ma non vi impegnate, non esordite, non prendete programmi, non prendete decisioni importanti tra il 29 dicembre e il 18 gennaio. Quindi se c'è qualcosa di cui siete già sicuri, fatela prima, quindi fino al 29 dicembre, anche a livello di firme, ragazzi, queste cose qua, oppure ove possibile attendete il 18 gennaio. Questa è la fase di Mercurio retrogrado che sarebbe bene attenzionare. Quindi io vi aspetto nei commenti, se avete bisogno, no, perché molti mi prospettano la loro situazione specifica per quanto riguarda Mercurio retrogrado. Io vi aspetto, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, vi auguro comunque un Natale meraviglioso all'insegna dei buoni risultati e, come dire, dei bei programmi, perché c'è tanta fortuna in atto e tante cose da mettere a posto che poi vi daranno tanti bei frutti. Quindi un grande in bocca al lupo e passiamo al segno della Vergine e dell'ascendente Vergine. Cari amici della Vergine e cari amici del team Ascendente Vergine, benvenuti all'oroscopo di Natale della settimana dal 19 al 26 dicembre. Allora ragazzi, voi siete un segno di terra, avete Mercurio a favore in Capricorno, quindi già il fatto che il vostro governatore dal 6 dicembre sia in un segno che vi aiuta a sistemare le cose, a metterle in ordine come piace a voi, già è un aspetto positivo. Nel frattempo su Mercurio sono arrivati Venere e questa settimana il Sole in Capricorno e anche la Luna nuova del 23, quindi ipotizzo delle grandi rivoluzionarie svolte dal punto di vista dell'amore. Avete ben 4 pianeti, il Sole, la Luna nuova, Venere e Mercurio, su Plutone in Capricorno, quindi si ritornano a galla da questa settimana per le prossime 4 tutte le dinamiche disfunzionali, le cose, diciamo, le dinamiche da correggere in ambito sentimentale, rispetto al modo di vivere l'amore, a cui state lavorando o che hanno creato delle problematiche dal 2008 ad oggi. Potrebbe esservi molto utile il video su Plutone in Capricorno, su questo canale, sul canale di Spazio Indaco, ce ne sono 2, ce n'è uno su Plutone in Capricorno dal 2008 al 2024 che vi traccia tutto l'excursus e tutte le problematiche che possono essere emerse da quella data, dal 2008, per farvi capire cosa correggere affinché quelle problematiche non ritornino più. E poi ce n'è un altro su Plutone diretto, perché Plutone è tornato diretto dopo un lungo moto retrogrado in ottobre e lo sarà fino a maggio, quindi ce n'è uno più attuale. Ma questa settimana tutti noi, anche io mi andrò a riascoltare quei video, perché
riemergeranno sicuramente delle questioni, come dire, su cui insomma dei tasti dolenti, ma questa volta complice un cielo diverso, complice un Giove in Ariete, un Giove che ritorna in Ariete il giorno 20 e che inaugura un nuovo punto di vista, un nuovo modo di guardare al mondo, una nuova consapevolezza, nuove risorse, come se voi vi sentiste più forti, sia il team Vergine sia il team ascendente Vergine, più forti e soprattutto pronti a ripartire. Quindi nuove consapevolezze con la forza di emanciparsi da persone, situazioni, dinamiche obsolete che vi hanno stancato, sarà un mix perfetto affinché voi finalmente gettiate le basi per inaugurare una nuova dimensione sentimentale, ragazzi, che darà dei grossi frutti a partire dai prossimi mesi, dalle prossime settimane, e che vi vedrà nel 2023 assolutamente in altri lidi o completamente rinnovati. Magari rimanete dove siete o con chi siete, ma sarete completamente rinnovati e quindi avrete una maggior soddisfazione. Ok? Quindi però bisogna imparare a lasciare andare e ad uscire dall'abitudine. Per voi tutto sta nella mente. Il segreto per risolvere le cose è guardarle da un punto di vista diverso e soprattutto uscire dai cliché, dalle cose, dalle convinzioni e dalle abitudini che prendete da questa settimana con tutti questi pianeti in Capricorno. Anche se è la settimana di Natale, c'è la possibilità di iniziare ad uscire dal seminato e iniziare a fare non quello a cui siete abituati, ma ciò che è giusto fare, soprattutto per quanto riguarda l'amore, il partner, il modo di vivere l'amore. Al massimo, per chi ha figli, possono esserci delle questioni legate ai figli che questa volta, proprio in termini di educazione, di correttezza, di rispetto delle regole, su cui probabilmente in passato avete avuto, come dire, degli inceppi o degli esiti, delle incertezze, che da questa volta potrete rivivere, potrete rifare in maniera diversa, ok? Tutto sta a comportarsi in maniera diversa e ad applicare le regole, quindi ad avere meno debolezze e meno insicurezze possibili, perché il problema del team Vergine e il problema dell'ascendente Vergine è l'insicurezza, è la paura, magari a volte di rimanere da soli, è la paura di ferire qualcuno, è proprio un'insicurezza di base, motivo per cui in determinati settori non si è ferrei. Questo magari non ci facciamo rispettare tantissimo, magari siamo deboli con i figli, manca una sorta di ortodossia, ma è data da una insicurezza, una paura di rimanere da soli, una paura di esagerare, di sbagliare. Per la Vergine la misura è molto importante, no? E quindi per la Vergine è molto critica con se stessa, quindi forse soffrirebbe di più se si rendesse conto che ha fatto una cosa nel modo sbagliato. Allora, quando non è sicura, sopporta, passa avanti, e invece ci sono dei no da dire, delle cose da fare. Quindi questo è un momento in cui potete ripartire ex novo, ma partendo da voi, proprio da un rinnovato atteggiamento con le persone di ieri e di oggi. Questo ovviamente inaugurerà una fase di circa un mese, di almeno un mese, da luna nuova a luna nuova, quindi dal 23 al 21-22 gennaio, in cui il vostro diverso modo di gestire le relazioni sentimentali o i figli porterà delle modifiche anche negli altri, perché quando miglioriamo noi, quando cambiamo noi, cambia anche la realtà. E voi vedrete, quando avrete questa maggior centratura, questa maggior forza, questa maggior ortodossia, voi vedrete che gli altri di riflesso saranno molto più rispettosi nei vostri confronti, perché capiranno che l'aria è cambiata. Quindi
proprio a livello interiore si chiude un ciclo iniziato nel 2011 che è stato veramente pesante, ragazzi, sfidante e destrutturante. Se ne apre un altro che inaugura un dodicennio diverso, molto più costruttivo, che alla fine porterà delle novità sia sentimentali che del vostro modo di vivere proprio il lavoro, la quotidianità, tutto quello dove ancora traballate. In questi 12 anni si sistemerà e la rinascita inizia adesso, perché oltre ai pianeti in Capricorno avete anche il 20, l'ingresso di Giove in Ariete. Quindi vacanze di Natale costruttive, toste, con voi completamente diversi, con un approccio, con una mente completamente diverso, ma è qui che dovevate arrivare per lasciarvi alle spalle tutto quello che non vi interessa più e mantenere soltanto quello che vi dà reale soddisfazione, senza tenere in piedi le cose per paura del giudizio degli altri o per l'insicurezza. Quindi forza e coraggio. Io vi aspetto nei commenti e vi auguro un grande e dolce Natale. Cari amici della Bilancia e cari amici del team Ascendente Bilancia, benvenuti all'oroscopo di Natale e benvenuti ad una settimana piena di pianeti nel segno del Capricorno, che soprattutto con la luna nuova del 23 dicembre inaugurerà una fase di, di messa in ordine, di sistemazione di cose che riguardano la famiglia, l'ambiente familiare, gli immobili e il vostro luogo di origine. Allora, questa settimana per voi è molto particolare, è impegnativa, è sfidante, però può dare inizio a qualcosa che, se gestito con consapevolezza, porta ad una rinascita. Avete 5 pianeti nel segno del Capricorno, quindi innanzitutto c'è bisogno di far ordine proprio nel domicilio, nella famiglia, nel passato della famiglia, negli immobili, quindi a seconda della situazione che voi state vivendo si possono presentare alcune questioni. Se c'è da mettere ordine su questioni burocratiche, ovviamente inizierà una fase, voi mi direte, a Natale, sì, il 23 dicembre fino al 21 gennaio, questa luna nuova porterà tutta una serie di confronti, di consulenze, di questioni proprio burocratiche che poi vi aiuteranno a mettere un punto. Se non state bene più nella famiglia nella quale vi trovate, sia proprio se siete figli e quindi volete emanciparvi dal nido, diciamo che questa fase, questa luna nuova, quindi questa settimana, inaugura un processo che vi porterà probabilmente già in gennaio, in occasione della bella luna nuova del 21 in Acquario, vostro segno amico, a iniziare, a procedere ad allontanarvi. Poi è chiaro che dipende da come ci arrivate. Se siete molto giovani o comunque se finora stavate tutto sommato bene o non potevate fare diversamente, questa fase lunare inaugurerà una serie di situazioni psicologiche, di condizioni per cui in questi 28-30 giorni inizierete a maturare le condizioni per andare altrove. C'è chi invece è già quasi pronto, quindi a questa luna nuova in Capricorno unita a Giove in Ariete il 20 metterà subito in atto il cambiamento, no? Quindi c'è chi ci deve arrivare a questa considerazione, chi no. Se avete un rapporto sentimentale che non va più bene da molto tempo, è probabile che, o complice una nuova conoscenza o complice proprio un desiderio di avere una vita diversa, con la luna nuova in Capricorno e con Giove in Ariete si potrebbe inaugurare una fine, di situazione e l'inizio di un'altra. In tal caso io, per quanto riguarda le questioni legali, le decisioni importanti, vorrei aprire un distinguo. Se siete ascendente Bilancia,
con l'ingresso di Giove in Ariete per circa 6 mesi, dal 20 dicembre fino a maggio, fino al 16 maggio 2023, l'ascendente Bilancia probabilmente dà inizio a delle nuove situazioni legali, può essere una società, può essere una nuova relazione finalizzata al matrimonio, può essere una compravendita, ok? Ma per il Sole in Bilancia io consiglierei cautela proprio nel periodo tra il 20 dicembre e il 15-16 gennaio, io consiglierei cautela perché quando abbiamo Giove opposto, soprattutto il segno della Bilancia, che è alla ricerca perenne dell'equilibrio, quando ha Giove in Ariete dà di matto. Da di matto diventa litigioso, diventa aggressivo o ora qualcuno si risentirà come al solito, però le cose vanno dette, no? Perché altrimenti c'è chi non ne prende atto. Chi non è litigioso magari può essere, chi non è aggressivo magari può essere impulsivo. Quindi impegnarsi subito con una persona appena conosciuta, fare subito, no, delle cose magari legali e poi si pente. Allora, per il team Bilancia, Giove in Ariete andrebbe considerato come un periodo in cui si possono prendere delle grandi sviste e quindi bisognerebbe cercare di non prendere decisioni importanti perché si è un po' offuscati e poi ci si potrebbe pentire di tanta impulsività e di tanta enfasi, no? Quindi il periodo fra il 20 dicembre e il 16 maggio, insomma, se poteste non, come dire, prendere delle iniziative incredibili, perché Giove opposto è peggio anche di Mercurio in Ariete, anzi vi ricordo, di Mercurio retrogrado, anzi vi ricordo che dal 29 dicembre al 18 gennaio, men che meno con Mercurio retrogrado, insomma, non bisognerebbe esordire, firmare cose, no, che vi vengono prospettate in quei giorni, cioè Mercurio retrogrado è un momento molto utile per risolvere questioni del passato, quindi se già sapete cosa fare, non cagiona danno mettere una firma, ma prendere delle decisioni impulsive proprio nella fase di Mercurio retrogrado tra il 29 dicembre e il 18 gennaio potrebbe poi portarvi a un pentimento o comunque a dover ritornare su quei passi, perché le cose che esordiscono con un Mercurio retrogrado poi insomma richiedono il triplo, solitamente il triplo dell'energia, del tempo e della fatica per tornarci su. Quindi cautela e prudenza. Se poi invece avete già le idee chiare e siete certi di quello che sostenete, allora muovetevi, ma sempre evitando, quindi se avete già preso decisioni prima che Giove fosse in Ariete, procedete pure se siete certi, ma evitate, se possibile, no, di prendere, ecco, di grandi impegni, grandi firme tra il 29 dicembre e il 18 gennaio. Quello proprio è un momento di cautela e soprattutto molto utile per rimettere ordine nel passato, ok? Per i Bilancia che sognano di andare via da casa, di interrompere una relazione sentimentale, di uscire dal nido perché si sentono pronti a fare dei colpi di testa, hanno incontrato qualcuno, no, che sembra la persona che li fa sentire vivi, finalmente un po' di passione. Per il Bilancia, non tanto per l'ascendente Bilancia, siate cauti perché gli anni con Giove opposto sono gli anni del credevo fosse amore e invece era un calesse. Quindi quando si ha Giove opposto la prudenza non è mai troppa, alla fine ragionando se c'è una persona che dice di amarci veramente non serve che ci affrettiamo così tanto, no? Se una persona ci vuole bene resta anche se noi non ci decidiamo, insomma, per qualche mese si presume. Poi insomma, dipende dai contesti, però in linea generale chi ci vuole bene resta e non ci mette fretta, a meno che non stia aspettando da 10 anni o anche da 5, allora lì il discorso è un altro. Fatto sta che il team Bilancia dovrebbe essere più cauto degli altri.
Quindi è un Natale molto bello se siete zen, se fate quello che dovete fare, cioè mettere ordine. E una cosa, non lanciatevi un consiglio, ascoltate, perché siete veramente pieni di un'energia, no? Forse intorno a voi c'è un'energia tale, non solo dentro di voi, per cui probabilmente non ascoltate e partite già in quarta quando si potrebbe, come dire, fare diversamente, insomma. Quindi lucidità, calma, ascolto, e il Natale sarà fantastico. Io vi auguro delle feste bellissime, una buona giornata di Natale, tanta serenità, e vi aspetto nei commenti. Cari amici dello Scorpione, cari amici del team ascendente Scorpione, benvenuti all'oroscopo di Natale e benvenuti ad una settimana che per voi si prospetta particolarmente costruttiva e interessante. Il 21 il Sole entrerà nell'amico segno del Capricorno, il 23 ci sarà la luna nuova in Capricorno e Giove già il 20 dicembre entrerà in Ariete. Tradotto, ci sono delle belle notizie, delle grandi novità in arrivo per voi che porteranno ad un cambiamento, come dire, abbastanza tangibile per quanto riguarda o il lavoro o il quotidiano. Quando parlo di quotidiano, ragazzi, la vita quotidiana di una persona sembra una cosa banale, ma in realtà racchiude a 360 gradi la sua vita. Quindi, allora, innanzitutto facciamo un recap. Innanzitutto avete 5 pianeti in Capricorno, il Capricorno per lo Scorpione è un grande amico, quindi se state aspettando notizie, risposte per trasferimenti, se state aspettando che una persona decida, se state aspettando qualcosa che comunque è legato alle comunicazioni, se state aspettando di scalare una graduatoria, se avete fatto un concorso, se avete fatto un esame e aspettate una risposta, beh ragazzi, lo so che la settimana di Natale, ma c'è un cielo talmente volitivo, talmente concreto, talmente ambizioso, talmente costruttivo che insomma si fa anche altro, cioè probabilmente questa sarà un'ottima settimana, ma magari ecco non sarà quelle settimane di totale sbraco e relax che a volte sogniamo di concederci durante le vacanze di Natale se magari arriviamo stanchi dalle settimane precedenti. Quindi se state aspettando tutte queste cose, notizie, risposte, graduatorie, concorsi, comunicazioni, queste cose dovrebbero arrivare. Allora, ovvio che la settimana di Natale gli uffici, le questioni burocratiche sono un po' rallentate. Diciamo che tecnicamente se già qualcosa non è arrivato, con la luna nuova del 23 si inaugura una fase lunare di 28 giorni che si concluderà verso il 21-22 gennaio, attraverso la quale avrete le risposte che state aspettando, anche proprio a livello di comunicazioni. C'è veramente la possibilità che o vi prendano a lavorare o vi trasferiscano o cambiate lavoro o arriva un nuovo capo e si ricomincia qualcosa da capo, oppure vi arriva una bella risposta se stavate aspettando qualche risposta dal punto di vista magari della salute. Guardate ragazzi, c'è veramente un mettere ordine finalmente, proprio fare le cose come Dio comanda, sistemarle bene per quanto riguarda gli iscritti e le comunicazioni, quindi per tutte le cose legate a questo ambito. È anche un ottimo momento per sistemare le cose a livello proprio burocratico, legale, concreto, con fratelli, cugini, con amici, quindi se avete società, cose di questo genere, o se dovete accordarvi riguardo a cose. Quindi è un momento assolutamente ambizioso e costruttivo. Se dovete fare delle richieste, delle comunicazioni, se dovete parlare con qualcuno, se dovete fare esami, questa settimana per inviare curriculum, per inviare mail, per fare telefonate è interessantissima e soprattutto positiva. A tal proposito, siccome voi sarete tra i più attivi, perché veramente potrebbero prendervi al lavoro, chiamarvi anche all'ultimo minuto, cioè veramente con questo Giove in Ariete per voi ogni momento è buono per avere una sorpresa, ma vi ricordo che dal 29 dicembre al 18 gennaio c'è Mercurio retrogrado.
Questo che cosa significa? Che è un buon momento per risolvere le cose del passato, cambiare idea su qualcosa, rivederla, sistemare pendenze, riprendere i contatti con qualcuno, scusarsi, avere un confronto costruttivo con qualcuno. Però appunto sistemare tutte cose legate al passato, cercate di non esordire o di non prendere grandi decisioni tra il 29 dicembre e il 18 gennaio. Se le decisioni le avete già prese, allora prima del 29, no? Siete sicuri, insomma, siete convinti e c'è un'urgenza nella fase di retrogradazione di Mercurio, andate pure. Se invece vi trovate a decidere in quel momento, se possibile fatelo successivamente, semplicemente perché con Mercurio retrogrado gli esordi, le pubblicazioni, le pubblicazioni di libri, il dare notizie ufficiali, l'apertura di attività, l'apertura di partite IVA, l'apertura di social per lavoro, possono avere delle problematiche oppure dover tornare più volte su quella cosa per sistemarla, no? Quindi a volte, oppure pentirsi, perché? Perché con la retrogradazione di Mercurio si dicono cose o si ascoltano cose, come dire, in maniera un po' contorta, no? Non dico che equivalga a un Giove opposto, ma insomma Mercurio retrogrado non scherza per creare misunderstanding, cose che insomma che non vanno bene. Quindi avete un grande momento, arriveranno notizie, è un momento di partenze, un momento di novità. È probabile che poi alla fine queste cose che arrivano magari arrivano alla spicciolata, e per chi ci sarà, per qualcuno di voi, l'esordio immediato, magari soprattutto per i lavori a chiamata, no? Per queste novità. Qualcuno, non disperate, perché qualcuno potrà beneficiare di queste novità, di queste notizie che arrivano a gennaio, nella seconda parte di gennaio, perché sia gli amici dello Scorpione sia gli amici del team ascendente Scorpione hanno comunque Urano in Toro retrogrado, quindi tutte queste notizie, tutte queste novità, potreste anche ascoltare delle verità finalmente su qualcosa che non sapevate, no? Tutte queste cose, queste informazioni, questi contatti, queste conoscenze che vi arrivano adesso probabilmente diventeranno molto spendibili, molto fruibili a partire dal 22 gennaio, quando Urano tornerà finalmente diretto, lo sarà per tantissimi mesi, poi avremo la retrogradazione un'altra volta verso agosto 2023, ma per l'epoca ci penseremo. Quindi tutto quello che arriva adesso, tutte queste informazioni, tutte queste notizie e contatti servono, sono anche molto utili per farvi cambiare un punto di vista, per farvi capire le cose, oppure per farvi correggere anche il modo di proporvi. Se andate a guardare il video di Plutone in Capricorno tra il 2008 e il 2024 e l'ultimo video Plutone diretto sempre in Capricorno, voi vedrete che le cose che vengono spiegate lì, cioè il messaggio da recepire con un Plutone in Capricorno per lo Scorpione e per chi ha l'ascendente Scorpione, tornerà molto, quelle dinamiche legate a Plutone in Capricorno torneranno a galla in questo periodo, con i pianeti veloci nel segno del Capricorno che si andranno a congiungere a Plutone. Quindi se dovessero riproporsi delle dinamiche che hanno già creato dei problemi, leggendo quel video voi capirete come aggiustare immediatamente il tiro e come non ricadere sempre nei soliti errori, perché un altro diciamo dei messaggi, degli insegnamenti che c'è in questo transito con questi pianeti in Capricorno è anche quello di riconfrontarsi e aggiustare, perfezionare il vostro modo di relazionarvi con il prossimo, perché c'è sempre, per chi non ha, come dire, lavorato su questa cosa, c'è sempre magari un atteggiamento di inconscia supremazia, cioè un esercitare un potere proprio psicologico e temporale sulle altre persone che più è marcato,
più può crearvi dei grossi disguidi e farvi trovare un muro. Il lento lavoro di Plutone in Capricorno dal 2008 ad oggi vi sta aiutando a lavorare su questa cosa. Se dovessero riproporsi, ecco, delle dinamiche con questi pianeti in Capricorno, nonostante il transito sia assolutamente positivo, vuol dire che ci dovete lavorare ancora un po', ok? Quindi osservarvi con critica, e chi non riesce proprio, come mi avete scritto, immedesimatevi nell'altra persona. Quando vi proponete a qualcuno, se avete sempre insomma delle reazioni che non capite, cercate di immedesimarvi nell'altra persona e di immaginare come vi sentireste se qualcuno si approcciasse in quel modo. Forse è una chiave di lettura che, non potendo venirvi a fare il corso di risveglio a casa, può esservi utile, visto che alcuni mi hanno scritto che non riescono a comprendere l'errore. Immedesimatevi nell'altro. Perché il transito è ottimo, ma quando con transiti ottimi continuano a succedere sempre, come dire, delle problematiche, allora vuol dire che c'è un problema alla base su cui non avete lavorato, ok? Quindi c'è questa grande cosa. Per voi Plutone è il vostro governatore, quindi voi ne risentite particolarmente. E invece potete prendere spunto, no, da queste riflessioni e finalmente attuare una corretta modalità di presentazione, di comunicazione, che inaugurerà una nuova fase di vita e veramente la fine di molte tensioni e di molte dinamiche, come dire, disfunzionali. Se non doveste riuscire a fare quello, insomma, si potrebbero creare delle tensioni, ma io vi auguro assolutamente di no. Vi aspetto comunque nei commenti, così mi informate, insomma, mi raccontate, mi date il vostro feedback su questa settimana di Natale. Io vi auguro che vi arrivino tutte le migliori notizie, vi auguro tante belle cose, che tutto si sistemi, e vi auguro un sereno Natale. Vi aspetto nei commenti. Cari amici del Sagittario e cari amici del team ascendente Sagittario, benvenuti all'oroscopo di Natale, benvenuti alla settimana dal 19 al 26 dicembre e insomma vediamo di vedere quante belle cose vi porterà Giove in Ariete, perché bentornati come dire, ad accogliere Giove in Ariete, che per voi segna veramente un momento di grandissima fortuna. I Sagittario che sono in ascolto e il team degli ascendenti Sagittario, quindi non Sagittario con ascendente Sagittario, ma tutte le persone del segno del Sagittario e tutte le persone che hanno l'ascendente Sagittario, a prescindere dal segno, hanno già fatto un'esperienza, diciamo, abbastanza forte con Giove in Ariete, perché il 20 dicembre Giove torna in Ariete per la seconda volta. Voi avete già avuto dall'11 maggio al 28 ottobre del 2022 avete già avuto un primo ingresso, che molto probabilmente è servito a chiudere una fase di vita iniziata nel 2011, abbastanza problematica, abbastanza rivoluzionaria, abbastanza anche sfidante, nel senso che sono crollate molte maschere a voi, a chi era intorno a voi, insomma siete andati un po' più in profondità, siete stati costretti ad andare nella profondità delle cose, facendo un po' più violenza a quella che è la vostra natura gioviale, esuberante e molto proiettata all'esterno, ok? Se non doveste aver lavorato molto su questa, come dire, sul mondo interiore, allora sappiate che questa settimana, con il ritorno di Giove di nuovo in Ariete e ben 5 pianeti in Capricorno congiunti, di cui 4 congiunti a Plutone, che è un grande trasformatore, allora come dire, potrebbe iniziare una fase di rinascita che passerà proprio da questo, dal vostro mondo interiore. Quindi farete un po' i conti con quella che è la vostra interiorità, anche a costo della solitudine, perché questo è più o meno come dire, il compito, questa più o meno è la fase necessaria affinché voi rinasciate.
per qualsiasi, non è soltanto una cosa appannaggio del Sagittario, si nasce e si muore da soli. Ovviamente qui non stiamo parlando di morte fisica, no? Qui stiamo parlando di rinascita ad un futuro decisamente migliore, quindi deve finire di morire la parte passata, quella che forse non avete finito di elaborare, quindi ci saranno dei Sagittario e degli ascendente Sagittario più agevolati, no? In questo percorso, e dei Sagittario e degli ascendente Sagittario che, come dire, saranno chiamati a fare veramente un viaggio interiore, probabilmente in solitudine, perché è ora di guardarsi dentro. Fatto sta che questa per voi sarà veramente la settimana del Natale, quando Natale viene inteso come rinascita, no? Rinascita ad una nuova vita. Con un Giove in Ariete molto fortunato, probabilmente arriveranno nuovi amori o un nuovo modo di vivere l'amore, forse arriveranno figli o nuovi figli nei prossimi 6 mesi, quindi se non vi sentite pronti a diventare genitori, sappiate che c'è una forte indicazione da questo punto di vista, quindi insomma siate cauti e prevedete questa eventualità. Quindi c'è proprio una rinascita, un'essenza, un momento molto fortunato, giocate responsabilmente, ma giocate, perché fino al 16 maggio avrete questa posizione di Giove veramente favorevolissima che porta fortuna in molti settori. Come ho detto, se volete diventare genitori, nuovi amori, convivenze, figli, quindi se non li avete in preventivo comportatevi di conseguenza, se siete dei creativi una fase completamente diversa, e se avete già dei figli in età adulta, quindi non potete, ci sono delle bellissime novità per loro. Ok? Quindi c'è proprio una rinascita, un'essenza legata, come se voi stesse vivendo una primavera, però è chiaro che con tutti questi pianeti in Capricorno congiunti a Plutone dovete riuscire a fare il silenzio interiore e confrontarmi davvero con voi stessi, fermarvi un attimo e capire quale direzione volete prendere, e soprattutto interiorizzare, rendervi conto di quanto riuscite davvero a stare da soli e quanto no, cioè quanto c'è una dipendenza dagli altri, anche dalle figure di potere, perché al Sagittario diciamo questa tematica può essere sensibile, il Sagittario è sensibile a questa tematica. Qui c'è una correzione, questa è una fase di correzione, la vostra rinascita passa attraverso una fase di correzione del vostro rapporto con il potere e soprattutto di una vera, reale consapevolezza del potere personale che in realtà avete. Tradotto, perché è difficile da spiegare: quanto dipendete dalle figure di potere, quanto riuscite ad avere potere senza determinati punti di riferimento, e quindi quanto potere personale avete voi da soli, senza tutto quell'entourage che avete creato. Questa settimana di rinascita, questa settimana di Natale chiede alla vostra coscienza di essere consapevoli di questa cosa, e quando vi sarete dati la risposta più onesta possibile, iniziate alla luce di questa nuova consapevolezza a vivere una vita che vi somiglia di più e che è scevra quanto più possibile dalle illusioni, perché per accogliere i benefici e la fortuna che un Giove in Ariete porta, siccome qui stiamo parlando Giove in Ariete dissonante a pianeti in Capricorno, qui abbiamo due segni individualisti, qui abbiamo due segni che non giocano in team e che per esprimersi e per realizzarsi devono essere armonizzati nella loro individualità. Quindi per accogliere tutte le fortune che Giove vi ha fatto, che Giove vi potrebbe portare e che non siete riusciti ad accogliere nei precedenti 6 mesi di transito, la richiesta necessaria affinché voi riusciate a prendere riusciate ad accogliere per la seconda volta questa opportunità è quella di essere
onesti con voi stessi, e quindi senza queste figure, senza questi consiglieri, senza questi punti di riferimento, l'amicizia importante, la persona a cui rivolgersi se si ha un problema, tutto questo contorno, no? Anche delle figure genitoriali che possono essere di grande rilievo e che vi hanno trasmesso, no? Questa necessità del potere, senza tutto questo parterre di personalità. Voi chi siete? Questa è la domanda a cui rispondere, perché nel momento in cui avrete questa certezza, tutta la vostra vita si sistemerà, e anche il vostro atteggiamento nei confronti dell'amore, la vostra consapevolezza, tutto arriverà a voi in una misura di genuinità, di verità, di essenza, senza maschere, senza falsità, tipica dei pianeti in Ariete, che vi travolgerà con la sua passione, e sarà come avere un'infusione di nuova vita, sarà veramente come avere una flebo di energia nuova, sarà una primavera e sarà una rinascita. Però questa settimana inizia questa fase, dura 28 giorni circa, da una luna nuova ad una luna nuova, che vi porta a vivere un Natale vero, in solitudine, il che non vuol dire, ragazzi, andare su un eremo e restare da soli o pranzare da soli a Natale, se non lo volete. Un bisogno di ritirarvi dallo schiamazzo esterno e di dare un ascolto interiore e di fare un lavoro interiore. Quindi i transiti sono molto belli, vanno soltanto armonizzati, state rinascendo, quindi io vi auguro che possiate accogliere tutta la magia e la forza del pianeta, della grande fortuna che per 6 mesi torna ad essere favorevole a voi e vi protegge da Marte insieme a Saturno. Quindi avete 2 punti di Talete, che sono 2 punti fortunati che fanno circolare e distribuiscono l'energia in una maniera ideale. Quindi io vi auguro un grandissimo Natale, una bella settimana, e vi aspetto nei commenti per il vostro feedback. Cari amici del Capricorno e cari amici del team ascendente Capricorno, benvenuti all'oroscopo di Natale, benvenuti alla settimana dal 19 al 26 dicembre e soprattutto, ragazzi, benvenuti al vostro compleanno. Il Sole entra il 21 a mezzanotte, diciamo, alle 23:50 se non sbaglio del 21, quindi a cavallo fra il 21 e il 22 il Sole entra nel vostro segno, quindi buon compleanno al segno del Capricorno, soprattutto alla prima decade che questa settimana compirà gli anni. Vi ricordo che i 10 giorni prima del compleanno e i 10 giorni dopo possono gettare, come dire, le basi, diciamo, dettano il trend dei 365 giorni che verranno. Però siccome questo voi siete l'ennesimo segno del 2022 che compie gli anni con Venere congiunta nel segno, diciamo che è un portafortuna, diciamo che è un bel portafortuna, è già successo al Sagittario, è successo allo Scorpione. Compiere gli anni con la Venere congiunta al Sole significa avere salute, protezione, amore, bellezza, favore e benessere. Quindi se anche siete stati male, probabilmente dopo la luna piena dell'8 dicembre, dopo la luna piena in Gemelli che si è fatta piena nel segno del congiunta a Marte, nel segno dei Gemelli congiunta a Marte, e che ai Capricorno ha portato stati influenzali, insomma, varie cose che circolano, insomma, qualche problema di salute da questa settimana con il Sole congiunto a Venere dovrebbe iniziare una fase di guarigione, di amore, di sentimenti, di bellezza, proprio una fase assolutamente fortunata. In tutto questo quadro, no, con ben 5 pianeti in Capricorno, quindi la fase è fortunata, ma è anche è un anno molto particolare, cioè questo è un anno che si inaugura con una forza di trasformazione, con una forza, con un'energia di trasformazione, di cambiamento, di rivoluzione
a cui state lavorando già dal 2008 con Plutone in Capricorno, e adesso siamo alle battute finali di Plutone in Capricorno, perché nel 2024 lascerà definitivamente il segno del Capricorno, ma questo compleanno con tutti questi pianeti nel segno su Plutone, come dire, riporteranno a galla delle dinamiche che vi faranno vedere, come dire, a che livello siete di consapevolezza, no? Cioè quanto avete lavorato sul vostro potere personale e quanto siete centrati, tanto da non essere magari più in conflitto con qualcuno e dividere il potere, no? Dividere quello che possedete e condividerlo. Quindi c'è in questo compleanno anche è innata l'energia della condivisione, della trasformazione, dell'evoluzione e della generosità. Insieme a questi pianeti in Capricorno, insieme all'ingresso del vostro Sole nel segno e la Luna nuova, abbiamo anche Giove in Ariete. Giove ritorna nel segno dell'Ariete, avete già assaporato questa energia di novità. Anche in questo caso, dall'11 maggio al 28 ottobre, devono esserci state delle novità in famiglia, quindi o legate a qualche familiare che ha intrapreso una nuova situazione sentimentale, lavorativa, di crescita, o ci sono state delle compravendite. Le novità. Allora, innanzitutto si chiude un ciclo che è iniziato nel 2011, o forse nel 99 o nell'87, insomma dei cicli legati al ritorno di Giove nel segno. Per voi sono anni molto sentiti, perché portano appunto delle novità, rappresentano l'anno in cui si cambia casa, ci si trasferisce, si ristruttura casa, si vende un immobile, si eredita un immobile, qualcuno parte, qualcuno si sposa, arrivano nipoti, cioè sono sempre degli anni nei quali, come dire, la vita domestica e anche la vita immobiliare subiscono delle variazioni. Probabilmente avete già avuto sentore dei cambiamenti in atto nel precedente transito di Giove dall'11 maggio al 28 ottobre. Se il processo iniziato allora non dovesse essersi concluso, adesso avete una seconda possibilità di apportare delle nuove modifiche. Quindi se qualcuno non è riuscito a concretizzare qualcosa, la vendita, una ristrutturazione, a far sposare un figlio, oppure un figlio magari ha avuto delle problematiche, o anche voi col partner, ci sono state problematiche di qualsiasi tipo, no? Occasioni mancate, adesso sappiate che per circa 6 mesi, dal 20 dicembre al 16 maggio, Giove in Ariete riapre, rispalanca una grande possibilità di creare quello che già l'estate scorsa avevate pensato di creare. Questo Giove, vi ricordo che forma degli ottimi aspetti con Marte, quindi dovrebbe migliorare anche il vostro stato di salute, perché forma degli ottimi aspetti. Ad un certo punto formerà degli ottimi aspetti anche con Saturno, e quindi le finanze, i beni, i poteri, ci sarà una riequilibratura di tutte le cose che magari sono state messe in discussione, oppure che tutte quelle occasioni che pensavate magari di aver mancato e di aver perso. Quindi è un gran momento, è un bel compleanno, si aprono nuove opportunità. Ovviamente è la vostra persona, adesso con la luna nuova del 23, una luna nuova congiunta al Sole, che poi si congiungerà a Venere e a Mercurio, si instaura tutto un processo che durerà circa 28 giorni, quindi da luna nuova a luna nuova da luna nuova di dicembre a luna nuova di gennaio, che porterà delle novità, dei cambiamenti che sono assolutamente positivi, quindi molte cose si sistemeranno, e ripeto, si inaugura un anno dove le cose vanno molto a posto e dove le cose si sistemano. L'unico consiglio che vi do in questo caso è, oltre a riguardare la salute, ma dovreste essere già in guarigione, già in fase di guarigione, vi ricordo che Mercurio sarà retrogrado sul vostro segno, sul Sole, sul vostro ascendente, dal 29 dicembre al 18 gennaio. Quello è un momento per rivalutare le cose,
quindi per sistemare le cose del passato, e non è invece un buon momento per prendere decisioni per il futuro. Quindi se doveste firmare qualcosa, se doveste prendere accordi, ragazzi, anche se dovete inaugurare, pubblicare libri, fare pubblicazioni, se doveste inaugurare qualsiasi cosa, se potete farlo o prima del 29 o dopo il 18, nel vostro caso sarebbe particolarmente consigliabile. Se così non fosse, cioè se non fosse possibile anticipare qualcosa o posticiparla al 18 di gennaio, significa che le dinamiche, poi innanzitutto valutate, verificate, perché non è detto che accada, in quanto l'astrologia non va creduta come dogma, ma va verificata. Quello che riscontrerete, quello che potrete riscontrare è che torneranno a galla delle dinamiche riguardo al potere, riguardo alla correttezza, riguardo anche al rispetto delle regole, insomma, laddove ce n'è bisogno apporterete, come dire, le giuste correzioni e le giuste modifiche. Quindi questo è un anno che metterà a posto molte cose, laddove permetterete a quell'energia di fare il cambiamento, perché gli astri inclinano, ma è l'uomo che determina. Quindi se c'è un ego magari ancora molto dominante che non accetta la spinta del passato, è chiaro che ci sarà una resistenza e un rapporto di gioco-forza tra le avversità della vita o tra le novità della vita e la persona. Quindi l'energia che arriva è quella che vi ho illustrato, ma il nostro atteggiamento rispetto ad essa dipende dalla nostra consapevolezza. Quindi io vi auguro che riusciate ad accogliere il lavoro di questi pianeti e la fortuna di Giove nella maniera migliore possibile. Vi auguro un buon Natale, una buonissima settimana e vi aspetto nei commenti. Cari amici dell'Acquario, cari amici del team Ascendente Acquario, benvenuti, bentornati all'oroscopo evolutivo dal 19 al 26 dicembre, benvenuti alla settimana di Natale, quindi questo è l'oroscopo di Natale. Allora, le buone notizie sono portate da Giove. Giove il 20 torna nell'amico Ariete, nel segno amico dell'Ariete, quindi tutte queste confusioni interiori, tutte queste incertezze, queste sabbie mobili che queste situazioni anche un po' confuse, no? Quindi questa grande emotività che può avervi caratterizzato e forse disorientato negli ultimi 2 mesi, scompare, ritorna la forza, la grinta, la determinazione, il coraggio, l'energia dei mesi precedenti, quando probabilmente avete dato inizio a qualcosa di interessante. Questa è la seconda chance di Giove in Ariete, voi avete già avuto un favorevolissimo aspetto del pianeta dall'11 maggio al 28 ottobre 2022, il 20 dicembre Giove ritorna in Ariete, quindi vi ridà una seconda spinta e vi accompagnerà in questi nuovi inizi, vi accompagnerà in questo completamento dell'opera di rinascita fino al 16 maggio, momento in cui avrete messo al fuoco tutta la carne possibile e poi insomma da maggio quello che avete iniziato e che si regge sulle sue gambe inizierà un processo di stabilizzazione, quindi inizierà a mettere radici. Ma vediamo che cosa accade. Allora, innanzitutto voi siete all'interno di un grande processo interiore, che è stato un processo interiore di crescita, di correttezza, proprio di rapporto, di integrità tra voi stessi e l'esterno, che è iniziato, parte da molto lontano, è iniziato nel 2008, finirà nel 2024. Se non l'aveste ancora fatto, guardate il video di Plutone in Capricorno che è sul canale, ce ne sono 2, uno che vi spiega tutto l'excursus di Plutone in Capricorno segno per segno, quindi vi porrà in essere, vi mostrerà tutte le dinamiche che possono essersi presentate nel vostro caso. E poi ce n'è uno di Plutone diretto che è più contestualizzato al momento che stiamo vivendo, ma sono simili e probabilmente utili entrambi. Quindi
I pianeti in Capricorno e la luna nuova in Capricorno del 23 dicembre riportano in auge tutte quelle dinamiche a cui voi state lavorando dal 2008 rispetto alla crescita personale, allo sblocco di è arrivata Milla, allo sblocco di diciamo di dinamiche inconsce che probabilmente vi hanno ostacolato, quindi al grande e profondo lavoro interiore per ritrovare il vostro potere personale, la vostra sicurezza e il corretto rispetto delle regole per voi stessi e per gli altri, quindi una condizione, un lavoro molto importante, una condizione di grande equilibrio. A che punto siete di questo percorso lo vedrete a partire da questa settimana con quello stellium strepitoso di pianeti, quindi se ci avete lavorato su questa crescita personale, sullo sblocco dell'inconscio, no? Su tutte le convinzioni limitanti, se ci avete lavorato, lo stellium di questa settimana inaugura un periodo di maggior centratura, un periodo di maggior potere personale, quindi proprio sentirete una forza, un radicamento, una stabilità, un'ortodossia personale ottimi. Se invece doveste ritrovarvi nuovamente, visti tutti i transiti in Capricorno su Plutone, se doveste ritrovarvi nuovamente con dinamiche in cui subite o voi esercitate un eccesso di controllo, di potere su qualcuno, allora vi accorgerete che c'è ancora qualcosa da attenzionare. Sappiate che con la luna nuova del 23 si inaugura un periodo di 28 giorni all'interno dei quali ci sarà proprio un viaggio all'interno di voi, una sorta di rinascita psicologica, no? Un viaggio nel vostro inconscio, proprio un viaggio all'interno di voi stessi che se fatto correttamente, quindi se riuscirete a mettere in atto, se riuscirete prima a recepire il messaggio che si cela dietro queste dinamiche, magari guardando i video su Plutone, e se riuscirete a mettere in atto i cambiamenti che ancora non sono stati attuati, vi porterà ad una rinascita fortissima, che si compirà il giorno 21, in realtà tra il 21 e il 22, quando ci sarà la luna nuova in Acquario, una luna che nelle ore successive si congiungerà a Saturno, quindi porterà la fine o l'inizio di qualcosa di importante, di destinico per voi, e il 21 accadrà questo e il 22 Urano, il vostro governatore, tornerà finalmente diretto e quindi tutto prenderà, vi sentirete nel flow. Cioè se avrete fatto un lavoro di centratura per cui sapete chi siete e cosa volete e lo fate nel modo giusto, senza abusare o senza subire il potere di qualcuno, perché il lavoro di Plutone è questo, farci avere una centratura e non farci e farci uscire dalle dinamiche, diciamo, vittima carnefice, mettiamola così. Se riuscite a fare questo lavoro dal 22 gennaio, non so se avete visto l'oroscopo 2023 per il segno dell'Acquario e di chi ha l'ascendente Acquario, ma veramente inaugurerà una nuova fase di vita. Quindi il viaggio inizia adesso, ritornano le opportunità che ci sono state la scorsa estate o nella tarda estate, inizio autunno. Quello che è stato iniziato non farà che riconfermarsi ed avere nuova linfa. Se è stato fatto male, ci sarà la possibilità con questo Giove di ricorreggerlo, di correggere il tiro e di ripartire più forti di prima. E se c'era qualcosa che era iniziato e si è arenato, se è quello che volete, perché adesso probabilmente avrete avuto il tempo di capire che cosa desiderate, vi depositerà proprio nella vita, vi consegnerà una seconda opportunità per intraprendere una seconda chance per ottenere quello che
desiderate. Sappiate che questo è un percorso di emancipazione da cose che non funzionano più, che non vi servono più, da tutte quelle cose inutili della vita, da tutte quelle stampelle alle quali ci appoggiamo e di cui non abbiamo bisogno. Saturno è il grande maestro, sta passando sul vostro sole. Se avete l'ascendente Acquario, voi siete proprio all'interno di una rivoluzione che si espande a 360 gradi, invece chi è del segno dell'Acquario diciamo che ha una rivisitazione e un lavoro concentrato sulla propria forza attiva e sulle figure maschili che sono intorno. Quindi se siete un uomo, figure maschili di riferimento e la vostra forza yang, quindi la capacità di realizzare, di iniziare le cose, di metterle in atto, che deriva dal padre, proprio forza yang. Se siete donne, comunque avete una forza yang che vi deriva dal padre e tutte le figure maschili, no? Quindi è un momento di grande esito. Io vi auguro di poter abbracciare la positività di Giove in Ariete in tutto il suo splendore. Vi ricordo che Giove si metterà subito a favore di Marte e poi anche a favore di Saturno, quindi il vostro cielo dal 20 ritorna un cielo eccezionale. Dal 20 dicembre la vostra vita, il vostro cielo hanno un'energia veramente armonizzata nella maniera migliore. Vi auguro che i pianeti in Capricorno vi facciano vedere la vita in una maniera più consapevole, in modo tale da poter prendere il meglio da tutta questa energia. Quindi io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, vi aspetto nei commenti e vi auguro un felice e sereno Natale. Cari amici dei pesci e cari amici del team Ascendente Pesci, questa settimana avete ben 5 pianeti a favore nel segno del Capricorno, quindi concretezza e programmazione astute e lungimiranti, ma soprattutto Giove, il pianeta della grande fortuna e il grande espansore, il giorno 20 saluta definitivamente il vostro segno zodiacale e vi ritornerà fra 12 anni. Quindi questo lungo transito di Giove, che è iniziato a spizzichi e bocconi nella primavera del 2021, dopo 1 anno e mezzo si conclude e sicuramente, vista la congiunzione di Giove con Nettuno, è molto molto probabile che abbia portato all'espansione di tutto quello che avevate dentro, perché questo è stato per i pesci in realtà per tutti noi, ma voi l'avete sentito particolarmente perché chi ha il sole in pesci, chi ha l'ascendente pesci, chi ha la luna in pesci è stato influenzato doppiamente dall'energia di Giove e dall'energia di Nettuno. Quindi per tutte le persone che mi hanno scritto e mi hanno detto Giove non mi ha portato niente se non guai, ragazzi, essendo un Giove congiunto a Nettuno, che è legata proprio alla psiche, ai sogni, ai pensieri, proprio alla materia energetica del pensiero, agli ideali, alle convinzioni, ai fanatismi, se arriva Giove su Nettuno, purtroppo ci mette in pratica, ci fa mettere in atto o ci fa vedere quello che abbiamo nutrito in questi anni. Quando Giove ritorna su se stesso, chiude un ciclo iniziato 12 anni prima e ne inaugura un altro. Quindi fondamentalmente ci mostra tutto quello che noi abbiamo seminato con intenzioni, convinzioni, parole, sogni, pensieri, emotività nel nostro campo aurico, nel nostro campo morfogenetico in questi 12 anni. Quindi l'astrologia evolutiva non è sicuramente utile per persone poco consapevoli, cioè persone che fanno le cose in automatico e che hanno bisogno che qualcuno gli dica domani non uscire, dopodomani piove. Okay? L'astrologia evolutiva spiega a persone consapevoli che sono in grado di rispondere ad una chiamata, alla consapevolezza e all'utilizzo consapevole del libero arbitrio. L'astrologia evolutiva si rivolge a queste persone e gli spiega il tipo di energia che arriva affinché la usino consapevolmente. Quindi nel momento in cui la realtà con il ritorno di Giove si fa complicata, significa che abbiamo immesso in quella realtà
un'energia e un'emotività che non sono pulite, probabilmente non ne siamo consapevoli e quindi abbiamo una sorta di difficoltà a correggere i nostri pensieri, ma è quello che dobbiamo fare. Quindi scegliere con cura i pensieri, le convinzioni e ragazzi anche le frequentazioni, anche ciò con cui nutrite la vostra psiche, la vostra vita, le vostre energie. Può trattarsi di nutrimento legato al cibo, può trattarsi di nutrimento legato appunto alle frequentazioni, agli ambienti, se non sono ambienti molto positivi, se non sono molto costruttivi, quindi anche alla rabbia degli altri, alle convinzioni e al fanatismo degli altri, e anche alle letture, tutto quello che noi immettiamo nella nostra psiche, nel nostro campo emotivo, se non viene elaborato, se non viene selezionato con consapevolezza, con Giove succede a tutti i segni, ma se abbiamo Nettuno nel segno succede molto di più, soprattutto se Nettuno è il vostro governatore, vi viene offerto su un vassoio d'argento. Quindi vi faccio questo pippone natalizio perché innanzitutto Giove adesso esce il 20 dal vostro segno, quindi complice il fatto di non avere più questo riflettore puntato addosso, il fatto di avere ben 5 pianeti nel concreto segno del Capricorno che vi aiutano, vi danno la concretezza, la forza, la correttezza, l'ortodossia, l'etica, la volontà per mettere in ordine tutte queste cose, quindi meno emotivi, meno sganciati dalla realtà, più pratici, più lucidi, più concreti. Con la luna nuova del 23 dicembre si inaugura una fase di rinascita, di concretezza, dedicata proprio al team che avete intorno, ai progetti, al vostro modo di selezionare e anche ragazzi di purificare le frequentazioni e le cose di cui vi nutrite, che vi potrà portare nel giro di 28 giorni a sistemare molte cose e ad inaugurare, visto che il 31 dicembre è un portale, Capodanno è un portale, ad iniziare un anno veramente diverso, un anno veramente diverso e più consapevole. Quindi se avete già capito che cosa non fa bene alla vostra vita, alla vostra realtà, con questi pianeti in Capricorno sarete favoritissimi e aiutati dalle stelle nel fare una bella pulizia del circondario. Se avete avuto delle opportunità, quindi se non ci sono state soltanto rogni, ci sono stati problemi, ma ci sono state anche delle cose positive che siete riusciti a mettere in atto, adesso è il momento di, dopo questa novità, di iniziare la fase quella di stabilizzazione. Quindi se avete cambiato lavoro, se avete conosciuto qualcuno oppure se avete interrotto delle situazioni nell'ultimo anno e mezzo, con l'ingresso di Giove in Ariete è arrivato il momento di fare i conti, proprio conti economici, cioè di vedere quanta indipendenza certe situazioni vi offrono. Se non avete un riscontro concreto pratico di quello che vi era stato promesso, di quello che avevate immaginato, abbiate la forza di cambiare, perché c'è una grande energia che vi spinge anche a trovare nuove fonti, nuove più coraggiose fonti di denaro, quindi questo è importante. E soprattutto se vi siete legati a qualcuno, se avete conosciuto qualcuno, con questo Giove in Ariete chiedetevi se vi sentite liberi di agire o se siete veramente in coppia e non lo siete. È un discorso, sono gli estremi di una medaglia. Con i pianeti in Ariete si può, visto che questo Giove sarà congiunto a Chirone ed è in un settore particolare del vostro tema, in un caso vi porterà in un estremo del segno dell'Ariete, cioè a valutare
quanto siete indipendenti e qual è il vostro grado di individualismo, di solitudine, no? Quanto riuscite a fare le cose. E può esserci l'opposto di questo aspetto di Giove in Ariete, quanto invece avete trovato un partner che magari vi asfissia e vi soffoca, cosa che con Giove in Pesci congiunta a Nettuno può accadere, cioè ci si può ritrovare veramente in una gabbia psicologica a volte talmente sottile da non rendersene conto immediatamente, ma soltanto magari guardando alle cose che si facevano prima rispetto a quelle che si riescono o si possono fare adesso. Quindi, dal punto di vista sentimentale, se avete conosciuto qualcuno, vedete, cercate di capire se avete mantenuto comunque la vostra indipendenza e quanto vi condiziona, oppure se credete di stare in coppia e in realtà la persona è molto evanescente e voi siete da soli, quindi è solo aria fritta. Si tratta di di prendere le misure prendere le distanze da due eventuali illusioni psicologiche che Giove in Pesci congiunto a Nettuno può portare, a cui adesso potete porre rimedio grazie alla forza di Giove in Ariete, grazie ai pianeti in Capricorno, grazie al fatto che Giove presto sarà in ottimo aspetto con Marte, quindi vi farà sistemare molte cose, molte delle problematiche, no? Delle tensioni che si sono verificate dal 20 agosto ad oggi con Marte in Gemelli, e questo Giove sarà anche favorevole a Saturno in Acquario, che vi sta facendo crescere tantissimo dal punto di vista così psicologico, quindi state diventando veramente l'adulto di cui avreste avuto bisogno quando eravate piccoli, quindi è un momento di grande crescita, quindi siete anche capaci di fare una presa di coscienza della situazione, di guardarla lucidamente. I pianeti in Capricorno sono utilissimi, preziosi, vi offrono uno strumento prezioso, forse arriva nel vostro entourage anche qualcuno che vi riesce a leggere, che vi aiuta a leggere la realtà e ve la spiega in termini proprio di concretezza, per cui vi dà un valore aggiunto, perché vi dà un punto di vista più risolto e più concreto rispetto a quello che i vostri sogni, no? I vostri occhi a cuoricino magari permettono di vedere. Quindi è un gran momento anche di verifica della vostra forza, della capacità che avete di badare a voi stessi nonostante tutto e tutti, quindi è un momento di grande forza personale. Se non riuscite a metterla in pratica nelle prossime settimane, allora dovete lavorare su quella cosa dell'illusione che vi ho appena spiegato, cioè se siete liberi di fare quello che volete e se pensate di essere in coppia e invece non avete il ritorno dell'amore che date, perché possono essere due grandi buchi da cui fuoriesce l'energia, mettiamola così. Quindi, facendo il succo, Giove vi ha salutati, vi ha fatto vedere dove puntavate l'attenzione, perché Giove ci fa vedere quello che immettiamo. Cercate di spostare, se non siete soddisfatti di quello che avete visto, cercate di spostare la vostra attenzione consapevolmente su quello che volete ottenere, immaginandolo, vedendolo, puntando ad un obiettivo e raggiungendolo, perché Giove in Ariete ve lo consentirà, e il 2023 sarà di consolidamento e di grande fortuna, visto che arriverà nel vostro segno anche Saturno, quindi io mi aspetto assolutamente il meglio per voi. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo lungo oroscopo e io vi auguro una settimana bellissima, vi auguro un dolce, sereno e felice Natale. Ringrazio tutti quelli che sono rimasti con me fin qui e che mi hanno fatto compagnia anche questa volta. Vi mando un grande bacio, vi auguro una rinascita e un Natale che possiate vivere nel migliore dei modi, e noi ci vediamo al prossimo video. Buon Natale a tutti!